Se no, E mi dice da vice di là. Paghiamo la quota di sproposità. E fai un bene, Non siamo. hai ragione, bisogna far così. Cioè, non è una questione di distinzione, sbagliato. Secondo me oggi è importante dire che non siamo in questo significa che stiamo lavorando per come si dice No, vabbè, però anche lì mi pare che il progress. Ciao, siamo. Ieri sera con Susi con Cristiano della fissa. Siamo arrivati qui a luna di notte.
perché siamo in un ulteriore momento di grande trasformazione. Ma se ai tempi miei, di chi magari mi ha preceduto una decina d'anni, è stato successivo di una decina, i cambiamenti avvenivano nell'arco di una generazione, una volta si calcolava nei 25 anni, adesso i cambiamenti avvengono nell'arco di 5-6 anni e ci rendono sempre un po' tutti, a partire da me, obsoleti, però dobbiamo essere pronti al cambiamento. Quindi in questo luogo che ci ricorda il passato, noi siamo qui a parlare di presente e di futuro prossimo. La giornata è divisa in due parti. Abbiamo prima questa mattina delle relazioni, una che ci fa un quadro davvero molto importante, una fotografia molto importante che ci presenterà Alice Carlotte qui in prima fila, e parleremo delle due categorie, FISAT e FILTAS, cercando di comprendere che sono dei momenti in cui si incrociano sia a livello regionale, andate a livello regionale e anche a livello nazionale, e poi nella seconda parte avremo dei libri, ma non per un incontro letterario, ma per qualcosa che ha a che fare davvero tanto con il lavoro, con altri ospiti, fino a concludere poi con la nostra Tiziana Basso, che prende già continuo su quello che dico io, perché sto soltanto aspettando di partire. Credo che ci siamo tutti, e allora nel corso di questa giornata, dicevamo, parleremo di terziario che sta diventando quaternario e poi dei servizi del credito e assicurativi. Io comincerei subito con il presentarvi i relatori di questa mattinata. Sono seduti qui, poi li conoscerete, ma mi pare giusto citarli: Claudio Cornelli della segreteria generale della FISA e CGIL del Veneto, Cecilia De Panz, che invece è la segretaria generale del Veneto della FILTAS, che ringrazio per avermi coinvolto in questo evento. È traslocato dalla mia città per ricoprire il patrimonio UNESCO, mi sarebbe anche difficile dire di no. E poi Susi Esposito, segretaria generale della FISAC nazionale, e dalla direzione nazionale della FILTAS avremo Roberto Brambilla, che non so se non è stato in Veneto, qui no, in Veneto sì, vabbè, Veneto sì, ma qui no. Così facciamo anche un po' di promozione su queste colline. Vi anticipavo, e era previsto che cominciasse a parlare alle ore 10, e quindi direi che siamo in orario. Vi anticipavo la relazione, benvenuti, un quarto d'ora che abbiamo cominciato. Sto scherzando. E sono i bellunesi, cioè i nostri confinanti, perché qui siamo praticamente a confine con Belluno. Vabbè, non eravate mai stati qui? Sì, dai, qualche volta sì. Voi siete abituati, allora vabbè, non dico più niente, perché capisco che viene la prima volta magari si distrae. Allora, diamo la voce ad Alice Carlone, che è la responsabile dell'ufficio economico della comunicazione della CGIL del Veneto, la quale ci presenterà uno studio davvero molto approfondito che avete anche nella cartella. Lei lo riassume, nella cartelletta potrete seguire tutto e digerire tutto quello che ci dirà questa mattina facendo le opportune valutazioni. Alice Carlone, un applauso. Allora, cominciamo con un'elaborazione. Scusate. Cominciamo con un'elaborazione a cura dell'Ufficio Studi e Ricerca della FISAC nazionale, è un'elaborazione dei dati della Banca d'Italia. Allora, i temi che affronta questa ricerca riguardano la desertificazione bancaria e quindi affrontano la riduzione delle banche, del numero di banche in Italia, nel contesto in Veneto, la riduzione degli sportelli e la riduzione del personale. Allora, il mio nord-est è stato incluso Veneto, Trentino e Emilia-Romagna. Allora, come vedete dai dati, praticamente in Italia le banche sono diminuite dal 1990 al 2023 del 63%, mentre in Veneto sono diminuite del 79%.
Qui si vede chiaramente il Veneto, il dato del Veneto. Allora abbiamo il numero degli sportelli che è diminuito in Veneto del 17%, mentre in Italia del 20,7% in 5 anni. Questo è diciamo come numero indice, si prende 100 e questi sono gli sportelli che sono diminuiti. Ecco qui. Allora, nel 2016-2017 ci sono state aggregazioni su tutta la cultura delle banche venete e quindi vedete qua il dato del nord-est che come vedete va abbastanza giù. Le banche locali quindi hanno appunto si sono aggregate e quindi sono diminuite. Di conseguenza sono diminuiti gli sportelli bancari di molto, soprattutto come vedete nel nord-est, sempre con il Veneto diciamo, che ha influito molto sul dato aggregato appunto delle regioni indicate come nord-est. Quindi qua vedete il 40%, ma poi nelle slide successive si vede che il Veneto mi sembra sia al sopra insomma il meno 40%, adesso lo vedremo. Ecco qui, alla diminuzione degli sportelli ovviamente è corrisposta una diminuzione del personale, una riduzione del personale. Diciamo che nei comuni del Veneto ci sono circa 170.000 persone che vivono in luoghi di sportelli bancari, quindi con tutto quello che ne consegue, e circa 11.000 imprese che sono senza sportelli, quindi anche questo è un dato rilevante. Ecco qui, questo è il dato del Veneto. Come vedete sono state ridotte le banche locali dal 2011 fino al 2023. Si passa da, come vedete, da 55 a 19. Ecco, questo è un dato però importante perché di tutte le province del Veneto abbiamo Verona con gli sportelli che sono diminuiti tantissimo. Come vedete, mentre le altre sono diminuiti insomma molto, sono 1534 sportelli in meno. Ecco il dato di cui parlavo, quindi mentre in Italia e nel nord-est siamo al 41-40%, nel Veneto siamo a meno 42,5%. Allora, i dipendenti ovviamente sono diminuiti insieme agli sportelli in maniera proporzionale, a parte un fenomeno che comunque è accaduto in tutta Italia, cioè che la concentrazione dei dipendenti nei centri in cui sono presenti le direzioni. Infatti vedete, Verona è l'unica provincia che aveva un aumento rispetto al resto del Veneto, che è in diminuzione. Quindi in Veneto abbiamo meno 16,2% di dipendenti, mentre in Italia sono meno 18,4%, invece Verona vede aumentare i dipendenti del 31,7%. Sì. Ecco qui, questo è il riassunto. Nel Veneto tra il 2011 e il 2023 quindi hanno chiuso 1534 sportelli bancari
e ovviamente di questi 873 appartenevano alle banche popolari. E c'è stata una riduzione di sportelli nella regione che è quasi totalmente riconducibile alle banche SPA e alle banche popolari che si sono aggregate nel 2016. Ecco qua, allora, quindi come dicevamo, in Italia ci sono circa 34 sportelli per 100.000 abitanti, in Veneto sono 43. Quindi, come dicevo prima, sono circa 170.000 persone che risiedono in comuni totalmente privi di sportelli bancari. E contando che l'Italia comunque è tra i fanalini di coda in Europa per l'uso del banking, si capisce che è un problema abbastanza serio questo. E sempre come dicevo prima, c'è anche l'altro lato, quindi le imprese, le piccole imprese, che magari sono numerosissime, che sono circa 11.400 in SIP, che hanno la sede legale in comuni di sportello, quindi rischi anche dal punto di vista della legalità che questo comporta. Questa è la ricerca a cura della fibromialgia. Già concluso? Sì, Andiamo un'altra parte della ricerca. Allora ascoltiamo un'altra parte della ricerca. Devo dire che 170.000 cittadini senza sportello è un numero impressionante. C'era oggi un dato sul giornale che dice che vicino provincia di Belluno, su 61 comuni 31 sono completamente senza uno sportello bancario. Nella mia provincia, che è quella di Treviso, ricordo il caso di un comune, che è quello di Badoere, che d'accordo con una BCC ha aperto all'interno del comune un bancomat, perché altrimenti la sua popolazione non avrebbe avuto neanche il banco. Prego. Ecco, questa è invece la ricerca che riguarda il campo nazionale sul terziario avanzato, che è un settore economico che riguarda servizi appunto altamente specializzati e che riguardano l'ambito del ICT, ricerca scientifica, consulenza e servizi finanziari soprattutto, e comunicazione e marketing. In Italia è un settore che sta avendo continua crescita. La ricerca si divide in due fasi. Noi adesso andremo a illustrare la prima fase che riguarda questa indagine prendendo i dati, estrapolando i dati sui lavoratori che appartengono a dei codici etico specifici per analizzare il tipo di contratto, la retribuzione, il genere di queste persone e la percentuale di questi lavoratori in Italia e in Veneto. Nella seconda fase, che sarà poi dopo l'estate della presentata, invece si andranno a prendere delle aziende campione e verranno analizzati i fatturati e altrimenti denuncia appunto la situazione, capire l'evoluzione del terziario. Faccio un esempio: Accenture e Accenture è una delle aziende che viene in considerazione in questa seconda fase dopo l'estate. Allora, il terziario avanzato ha praticamente come ruolo quello di supportare attività bancarie, finanziarie e assicurative. Quindi ci sono queste tre macro aree in cui operano, in dettaglio, allora operano queste alte professionalità. Allora, l'attività bancaria si divide, vedete, in ICT, quindi tecnologia informatica, che comprende i sistemi di pagamento digitale, la cyber security, big data e analytics, che sarebbe l'utilizzo appunto di analisi avanzate che gestiscono un po' il rischio, supportano la personalizzazione dei servizi bancari. Poi c'è la consulenza gestionale e
e le compliance e regolamentazione, che è appunto l'assistenza per conformarsi a tutte le normative internazionali e quelle alleanti di vicinanza. L'attività finanziaria, che noi conosciamo come termine fintech, quindi questa connubio tra tecnologia e finanza, questa quindi l'informatizzazione poi dei sistemi finanziari, e riguarda le piattaforme di trading online, quindi lo sviluppo di strumenti informatici per il trading elettronico e la gestione degli investimenti, blockchain e criptovalute. Quindi anche questo riguarda la sicurezza delle transazioni. Poi l'analisi finanziaria avanzata, il machine learning, che è sempre più presente, e l'intelligenza artificiale, sono cioè algoritmi che aiutano a prevedere l'andamento dei mercati e la gestione di tutti gli investimenti del portafoglio dei clienti di questi strumenti. E poi risk management e questi strumenti avanzati per la gestione del rischio finanziario. Ecco, poi la terza area è l'attività assicurativa, quindi InsurTech, automatizzazione dei processi e telematica, cioè l'utilizzo dei dispositivi connessi per monitorare e analizzare il comportamento dei clienti, quindi poi personalizzare poi i servizi. Poi servizi di consulenza e analisi, l'utilizzo appunto anche qui di modelli matematici e statistici per valutare il rischio e determinare poi i trend assicurativi, customer insights, e quindi l'analisi avanzata dei dati dei clienti, sempre con l'obiettivo di personalizzare i prodotti, quindi l'utilizzo della tecnologia dell'informatica per dare un servizio più personalizzato. Ecco, qui andiamo nel dettaglio a vedere gli esempi di applicazioni del terziario avanzato, questi tre blocchi, come avevamo visto prima, Big Data Analytics, che utilizza i Big Data per analizzare e anche interpretare questi enormi volumi di dati che poi vengono anche utilizzati per scovare illegalità, sacche di illegalità e anche sempre e comunque personalizzare le strategie di marketing. Il blockchain, come vedete, l'implementazione della tecnologia nei servizi finanziari che ha da una parte appunto migliorato la trasparenza, dall'altro ha ridotto i costi perché appunto attraverso la personalizzazione si è aumentata la fiducia e la fidelizzazione nei confronti dei clienti. E poi l'intelligenza artificiale che viene utilizzata anche in questo campo per prevedere le richieste addirittura di risarcimento e poi per velocizzare attraverso l'automatizzazione i processi di approvazione, quindi c'è una riduzione dei tempi e dei costi di lavoro tramite l'intelligenza artificiale. Allora, qui di nuovo parliamo dei vari punti, quindi l'adozione di fintech, quindi come vedete, secondo il rapporto sono state adottate queste tecnologie di fintech nelle istituzioni finanziarie italiane e da questo è derivato l'aumento, cioè c'è stato un aumento del 20% dal 2019 al 2021 rispetto all'uso del fintech. Poi il cyber security, che è nel settore bancario, che è fondamentale. L'Associazione Bancaria Italiana ha riportato che le banche italiane hanno investito nel 2020 500 milioni di euro in tecnologie di cyber security, quindi, e non solo loro, quindi è un campo in cui tutti stanno investendo tantissimo, anche visto gli attacchi informatici anche nel pubblico. E poi gli investimenti in InsurTech è cresciuta del 30% la spesa globale all'anno, e anche in Italia. Comunque qui riguarda le polizze auto basate sulla telematica e le assicurazioni sanitarie personalizzate. Anche questo è un settore.
E le banche italiane hanno adottato soluzioni di Big Data Analytics e grazie a questo hanno registrato un aumento del 15% dell'efficienza operativa, quindi velocizzando i tempi e i costi. Ecco, qui si parla delle opportunità future, come l'intelligenza artificiale e l'Internet of Things continueranno a rivoluzionare il settore finanziario assicurativo, offrendo sempre nuove opportunità e anche diciamo, nuove professionalità, quindi opportunità per le imprese e opportunità per i professionisti. Ecco, qui parliamo di dati, vengono presentati all'inizio i dati a livello nazionale e poi c'è un focus sul Veneto, i dati regionali. Allora, vengono presi in considerazione i codici Ateco H011 che riguardano il terziario avanzato, quindi soprattutto diciamo informatica, e poi gli studi professionali, quindi H442. E poi ci sono anche dei contratti che hanno un minore impatto, però io mi concentrerei su questi due, perché come vedete il totale dei dipendenti in Italia è quindi 409.180, sì, tale, e per quanto riguarda gli studi professionali 131.000, quindi sono, il resto ci sono diciamo milioni, quindi ci concentriamo su questi. Ecco, quindi adesso c'è la suddivisione dei lavoratori individuati per codice Ateco. Quindi come vedete c'è un po' di tutto dentro, quindi ci sono le attività editoriali, le comunicazioni, la produzione come vedete è molto concentrato, la produzione di software, scienza informatica, eccola qua, ha questo numero di dipendenti in Italia e la percentuale è il 20,2%, cioè altissima. E anche poi le annesse attività dei servizi informatici che sono collegati, quindi comunque si parla di moltissimi dipendenti. Allora, adesso passiamo alle retribuzioni, al numero di lavoratori e poi retribuzioni sempre con dato nazionale. Quindi partendo da questi sigle dei codici Ateco, che sono queste, J e K soprattutto, mentre la M riguarda più gli studi professionali, quindi per quanto riguarda il terziario avanzato siamo qui, J e K, questi sono i numeri, quindi vedete 140.539 lavoratori per quanto riguarda il terziario avanzato e nello stesso settore sono molti meno quelli degli studi professionali, quindi c'è questa divisione. Il totale è questo. Poi per quanto riguarda invece le attività legali, di contabilità, si inverte perché ovviamente sono più concentrate negli studi professionali, quindi poi il dato, cioè non si inverte, però sono diciamo più vicini, perché sono completamente diversi. Quindi sono vicini e questo è il dato invece aggregato. Ecco, questa è la media, qua ci soffermiamo un attimo, è la media della retribuzione media dei lavoratori sempre su dato nazionale. Allora, come vedete qui chi ha il contratto del terziario a parità di lavoro ha una retribuzione che è di 30.644 euro l'anno e gli studi professionali sono a questo, quindi c'è una diversità, un gap notevole anche per quanto riguarda questo settore, quindi le attività legali e di contabilità. Ecco, qui poi selezionato per genere, sempre a livello italiano, quindi nazionale. Allora, qui si vede un dato un po' impressionante, perché allora abbiamo qua la retribuzione, cioè i dipendenti,
Allora, i lavoratori distinti per genere, allora, sono, come vedete, sono più le donne. No, scusate, sì. Sono di più le donne, sono di più le donne, e poi vedremo che però le donne vengono meno. 57. Ah, ecco. 57, 83, ok. Allora, sono più uomini in questo diciamo, settore, che è il settore diciamo, del terziario avanzato, sì. Ecco qui. Qui invece gli studi professionali lo stesso. Sì, meno io scusate. Allora, si rovescia, allora, qui sono più le donne e qui sono più gli uomini, quindi negli studi professionali è il contrario, quindi, infatti. E infatti, come c'è scritto, la differenza è solo negli studi professionali. Quindi gli occupati e le occupate sono uguali, ma perché c'è una differenza negli studi professionali. Ecco, poi la retribuzione media invece è più alta in modo sistematico ovunque, e questo poi si rispecchia anche nel Veneto, questo dato, quindi ovunque c'è un gap rispetto al genere che è altissimo, quindi qui e qua, come vedete, 5.000, 34.000, qua 24 e 31, e poi la media dello stesso in totale è 32 gli uomini e 24 le donne. Quindi, queste sono le percentuali. Quindi abbiamo maschi il 30% e contro le femmine il 33%. Mentre le femmine appunto che lavorano le donne che lavorano negli studi professionali sono, come abbiamo visto prima, in larga maggioranza, abbiamo addirittura un 22,5% di lavoratrici donne e contro un 5,8% di lavoratori uomini. Quindi questo dato spiega il 90% circa del totale dei lavoratori in questa analisi. Eccolo qua, il 5,8%. Lavoratori di retribuzione media annua per codice di contratto e codice Ateco selezionati in Veneto. Adesso si passa al Veneto. Allora, più o meno diciamo che il Veneto rispecchia il dato nazionale e gli occupati in Veneto sono circa, in questo settore sono circa il 9% del totale nazionale, che sono appunto 60.000. Più o meno insomma rispecchia anche la distribuzione della popolazione, che è l'8% in Veneto. Quindi abbiamo qui sempre il codice Ateco che riguarda il terziario e qui il codice Ateco che riguarda gli studi professionali. Il totale è dei lavoratori in Veneto di questi due settori. Come vedete qui in Veneto comunque ci sono molti più lavoratori che si occupano del terziario piuttosto che degli studi professionali. Qui sono i lavoratori distinti per genere, anche qui il dato più o meno rispecchia più o meno quello nazionale. Quindi nel settore degli studi e del terziario, qui le donne e gli uomini qui, più o meno. Invece qui, come vedete, studi professionali, le donne sono di più degli uomini. Le retribuzioni medie, anche per quanto riguarda le retribuzioni medie distinte per genere, si nota il gender pay gap nazionale, che viene rispecchiato anche qui in Veneto.
quindi con queste retribuzioni che sono molto più basse rispetto ai colleghi maschi anche a parità di mansione. Quindi qua vedete anche con gli studi professionali, anche se è un po' meno, diciamo, accentuato il gap negli studi professionali rispetto al terziario. Comunque sempre, per esempio, guardando per esempio il totale, abbiamo una media di 22.700 euro per le donne nel settore terziario, 21.000 e passa per gli uomini. E negli studi professionali lo stesso, un po' meno di differenza, però 19.000 per le donne e 23.000 per gli uomini. Qui c'è indicata la differenza retributiva tra uomini e donne rispetto alla media, quindi questa tabella si confronta con quella, la tabella numero 30 che ho messo prima, e permette di cogliere alcune specificità del Veneto riguardo il gap. Quindi, vedete qua, è in percentuale, allora praticamente le percentuali che sono sotto il 100%, sotto il 100, diciamo che prendono meno rispetto alla media nazionale, quelle sopra prendono di più, quindi noi vediamo qua, ecco qua, per esempio, qua abbiamo di più rispetto alla media nazionale e qua leggermente meno, però il 135% è molto di più. Quindi, poi dopo il totale è il 132% per quanto riguarda gli uomini del settore terziario, mentre le donne sono al 96%, quindi significa meno rispetto alla media nazionale e molto di più invece delle retribuzioni maschili rispetto alla media nazionale. Quindi poi negli studi professionali si vede, si nota di più questa differenza perché siamo al 31% per le donne e il 100% invece in linea per gli uomini. Questa è ancora, si tratta di differenze retributive tra uomini e donne rispetto alla media complessiva all'interno del cluster, quindi ecco qua, qui è questo che abbiamo detto prima, quindi abbiamo 36% la differenza tra uomini e donne nel settore terziario e per quanto riguarda gli studi professionali un po' meno, quindi senza meno 19%, però comunque la differenza c'è, è significativa. Qua un confronto. Ecco, allora, come dicevamo, i lavoratori in Veneto del settore sono circa il 9% rispetto al totale italiano. La distribuzione mostra che il contratto degli studi professionali però è superiore dell'11% rispetto alla media che è del 9%. Invece è in linea la media del settore terziario, quindi in linea con la media italiana. Se si guardano i due codici Ateco H011, quindi terziario e H442 degli studi professionali, si vede che all'inizio di ciascuno c'è una variabilità, cioè ci sono delle sigle, come abbiamo visto la J, la K, la M, che hanno delle diversità all'interno. Allora, i lavoratori che sono identificati nella sigla K, che riguardano appunto i servizi di macro servizi che avevamo visto prima, quindi bancario, assicurative finanziari, rappresentano il 7% degli analoghi nazionali contro il 9% medio, quindi siamo un po' sotto alla media. Gli altri invece si allineano abbastanza. Allora, i lavoratori veneti hanno una retribuzione più o meno in linea, solo se si guarda la media aggiungendo uomini e donne, insomma sono circa del 3% in meno, più o meno, insomma siamo
Però c'è appunto una grande variabilità all'interno, perché i contratti del terziario sono del 7% più bassi in Veneto che non quelli della media italiana, e mentre quelli degli studi professionali rispetto alla media italiana sono 6% più elevati. Ecco, qui si accenna alla fase 2 della ricerca che verrà presentata a settembre e che riguarda non più quindi i dipendenti del settore terziario avanzato, ma le aziende che operano all'interno, e verranno sempre prese in considerazione il codice di queste aziende e verranno analizzati i dati di fatturati per poi fare un'analisi su questo. C'era Accenture, IBM, e Nexi anche, SIA e Reply anche, che in Veneto sta prendendo molti progetti anche con la pubblica amministrazione. E quindi questa fase permetterà di ridurre i lavoratori analizzati, quindi di fare un focus superiore e più preciso rispetto a questa fase 1. Grazie Alice Carbone. Come dire, abbiamo evidenziato qualcosa che forse sapevamo già, però vederlo lì così, soprattutto in faccia, non fa mai tanto bene, parlavo da donna. Cioè, il fatto che noi lavoriamo per 12 mesi, siamo pagati per 9, è un po' scocciante. Non succede in CGL naturalmente, però insomma è una cosa un po' fastidiosa. Non ho ben capito sull'intelligenza artificiale, io ho la scatoletta per la situazione, ho detto sì, mettiamola, però non ho ancora capito se mi fa risparmiare o no. Mi è arrivato l'anno scorso con Rinnovo il fatto che guido come pensionato, faccio accelerazioni, frenate, cose complicate, però me lo fanno pagare. Allora non so, devo guardare a fare una discussione, poi qui se c'è un assicuratore di automobili magari mi spiegherà questo aggeggio che mi hanno fatto mettere la scatola nera che poi in realtà me lo devo anche ripagare per essere seguito ovunque sempre. Vabbè, è una cosa un po' così. Veramente molto interessanti questi dati. Sta evolvendo questo settore di corsa, tant'è che c'è un altro termine che adesso impareremo a usare, che è l'algoretica, l'intelligenza artificiale, quindi l'algoritmo applicato all'etica, di questo credo parlerà Papa Francesco questa mattina, e saranno cose che non poteva essere qui. È inutile che mi guardi così, Cecilia, era occupato. Però tutti questi dati aprono un bel fronte di discussione. Allora, per parlare insieme, tutto quello che abbiamo sentito, invito i nostri relatori, quelli che vi ho presentato prima, a fare queste scalette insieme a me, e quindi abbiamo Claudio Cornelli, eccolo, Cecilia De Fanzi, Chiusi Esposito e Umberto Brandini. Avete il microfono nell'acqua qui, prego di sedervi. C'è anche Alice che ci segue. Claudio Cornelli abbiamo detto FISA per CGL del Veneto, Cecilia De Fanzi invece FITAMS del Veneto, Studi Esposito, segretario generale FISA internazionale, e Roberto Brandilla per la FITAMS. Allora, vogliamo cominciare con Claudio Cornelli per quella che è la situazione in Veneto, le trasformazioni del settore bancario. Abbiamo avuto una conversazione prima di arrivare ad oggi in questo dibattito e davvero ci sono tante cose di cui parlare. Sì, io essendo il primo a parlare, il primo che ha organizzato questa iniziativa insieme a Cecilia, mi tocca fare ovviamente ringraziamenti di Filippo, ma non perché sono Filippo, perché insomma credo sia corretto dover, come dire, ringraziare intanto voi tutti che siete arrivati facendo in alcuni casi anche qualche ora di strada. Poi ringrazio Maria Pia Zorzi che è venuta subito
a far parte di questo gruppo che sta costruendo questa iniziativa con il prossimo settembre. Vabbè, a Cecilia faccio un ringraziamento particolare perché insieme abbiamo creduto a questa iniziativa, agli uffici studi nazionali della FISAC e della FILCAMS, ai vertici delle nostre categorie, la segretaria generale Susi Esposito, che qui, malgrado ieri fosse impegnata a Roma fino a tardi, il compagno Roberto Brambilla, Alice Carlone, che ha fatto una presentazione meravigliosa sui numeri e ci ha massacrato. Grazie Cecilia. A chi ha permesso di fare concretamente questa iniziativa, e mi riferisco a Irene, Alessia, Lara, Jimmy, Raffaello, insomma, a Tiziana Basso, e non dico null'altro, ho detto tutto come diceva Totò, no? A Maria Laura Agosta, che non so se è già collegata, che parlerà oggi ed entrerà come una lama nell'organizzazione del lavoro e sfaterà molti luoghi comuni. Federica Cocchi, che dire, oltre ad essere una compagna di viaggi a livello mondiale, io e lei che andiamo in giro per il mondo, è la presidente di Apica, che è un'associazione molto importante della CGIL rispetto ai quadri direttivi e alle alte professionalità. A Fausto Durante, che con lavorare meno per vivere meglio declina con chiarezza che l'automazione, l'informatizzazione, la digitalizzazione porta a liberare il tempo e quindi a lavorare meno, a sgravare il lavoratore. Questo è l'elemento da cui noi poi dovremo partire in una nostra discussione. Vorrei fare poi per ultimo un ultimo ringraziamento speciale a un amico, a Nino Baseotto, che è qui con noi oggi, ha accettato, e chiederei di fare anche un applauso anche al caro Nino Baseotto. Finita la parte dei ringraziamenti, ora vi tocca sentire purtroppo il pippone che mi tocca fare. Però è scritto a mano e questa cosa mi piace molto. Altro che digitalizzazione, certe cose bisogna metterle e segnarsele per bene. Io parto da un dato, la matematica non è un'opinione, i numeri elaborati, non si sente, scusate, la matematica non è un'opinione, i numeri elaborati e proposti dall'Ufficio Studi e Ricerche della FISAC e della FILCAMS e illustrati da Alice sono inequivocabili. Il sistema creditizio, nella sua continua trasformazione iniziata negli anni 90 con l'automazione allora, ha cominciato a falcidiare i lavoratori dalla rete, accentrando ed espellendo attività a basso valore aggiunto proprio verso contratti, quali il commercio, ma non solo, meccanici e altri. Le continue fusioni ed incorporazioni che in 30 anni hanno ridotto il numero di banche, come avete visto, di un terzo nel paese e di un quarto in Veneto, e che proseguirà. Non si sono fermate, proseguiranno queste aggregazioni tra istituti di credito. Noi vedremo un'ulteriore riduzione di banche, anche all'interno del mondo del credito cooperativo, non solo di ADI, non solo delle banche SPA. Le crisi finanziarie del 2008 e 2011, in alcuni casi una mala gestione da parte del management a livello nazionale, che in Veneto purtroppo ha avuto un epicentro direi pesante con Veneto Banca e Popolare Vicenza. La chiusura degli sportelli, che dal 2008 in un trend contrario, perché dalla metà degli anni 90 al 2008 più o meno c'è stata la rincorsa del sistema creditizio ad aprire sportelli non in nome, dal 2008 si inizia a vedere come si chiudono gli sportelli. Un po' sicuramente la crisi finanziaria, cosiddetta conosciuta come la crisi della Lehman, eccetera, ma da lì parte il trend che è ancora in continua evoluzione. Permettete, involuzione, scusate. La pandemia ha fatto ovviamente il suo lavoro rispetto alla chiusura ulteriore di sportelli.
grazie anche alla trasformazione digitale che abbiamo vissuto proprio a partire da quell'anno. Questo processo inarrestabile avrà ulteriori cambiamenti per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, aprirà nuove frontiere, perché l'intelligenza artificiale oggi è quella che sostituisce manualmente l'uomo, ma c'è l'intelligenza artificiale generativa, di cui si parla poco, che sostituisce la mente dell'uomo e di cui noi, io credo, dovremo parlarne velocemente come sindacati. Allora, alla responsabilità dei banchieri che si sono affidati a multinazionali di consulenza come McKinsey, Arthur Andersen, Accenture, che hanno standardizzato il sistema creditizio a livello mondo, trasformandolo da banca tradizionale a banca della finanza, io credo che c'è una grossa responsabilità della parte politica. E la genesi di questo avviene nel 1991, quando in Italia la politica modifica la legge bancaria, privatizzando il settore. Attenzione, io posso anche essere ideologicamente contrario alla privatizzazione di un sistema creditizio. Poteva però avere anche un senso privatizzarlo, il sistema creditizio. Ma la cosa, secondo me, che qui crea la responsabilità della politica è l'assenza di un controllo da parte della politica sul sistema creditizio, che è un settore strategico come alcuni altri, ma il settore del creditizio è un settore strategico, perché è quello che attraverso investimenti fa sviluppare un paese o lo contrae un paese. Quindi questo è un elemento, secondo me, che ha caratterizzato purtroppo il nostro paese. Guardate che in pari passo questa cosa succede anche nel resto del mondo, cioè voglio dire, se noi abbiamo vissuto nel 2008 la crisi finanziaria è perché a livello mondo non c'è più stato un controllo della politica sul credito e sul sistema finanziario. Perché questo è, cioè, il sistema finanziario ha una libertà di azione che prima non c'era. Ma che non c'era, attenzione, la banca tradizionale aveva un interesse che era quello dello sviluppo del paese, anche magari attraverso istituti di credito pubblici. Noi abbiamo un istituto di credito pubblico ancora oggi, la Banca del Tesoro, e potrebbe fare quell'operazione di controllo e di, come dire, aggiustamento rispetto al sistema creditizio, perché il dato che noi vediamo è che le ricadute di questo sono la desertificazione, lo diceva prima Alice molto bene, cioè la scelta strategica di chiudere gli sportelli pensando che non esista più la necessità di andare in banca è un elemento strategico che i banchieri hanno messo in atto, ma che crea dei problemi. Non solo per disagio, perché noi abbiamo comuni che non hanno banche e sportelli bancari. La scelta strategica non è solo quella della chiusura, è quella della diversificazione della clientela, è quello di aver deciso che solo un certo tipo di clientela interessa al mondo delle banche. Il cosiddetto mass market o la clientela povera viene, come dire, no, accompagnata fuori. EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo, ha fatto questa operazione, ma non è l'unica. Ci sono aziende del credito che decidono di lasciare andare via, spingere la clientela ad andarsene. Io sono dipendente di Deutsche Bank. Deutsche Bank ha fatto questo sistematicamente dagli anni 2000, cercando di tenere solo la crema della clientela, quella che gli portava remunerazione.
e non è l'unica, lo ribadisco. Cioè il sistema creditizio, trasformandosi in un sistema di finanza, ha prodotto questo elemento. E in questo elemento c'è una trasformazione del sistema a danno proprio dell'economia del paese. Parlavo prima del settore strategico, questa è la strategia. Cioè, questo è l'elemento da cui purtroppo bisognerebbe fare delle correzioni. Oltre al fatto che, diciamo la verità, noi siamo una categoria dove stiamo spingendo e diciamo che la gente non va più in banca. L'abbiamo spinta a non andare più in banca. Cioè, abbiamo proprio spinto. Abbiamo proprio spinto, per questo che non hanno gelato. Perché poi il braccio si abbassa. L'abbiamo spinta a non andare in banca, ma attenzione, si dice che non c'è più la necessità di andare in banca perché ormai c'è l'automazione, cioè tu puoi fare tutto online. Bene, è vero, però c'è una clientela che invece in banca ci va, viene seguita e gli fanno fare le operazioni che non fanno loro direttamente nello sportello, magari sotto l'ufficio dove loro vanno, dagli stessi colleghi. E questa clientela si chiama magari private wealth, cioè clienti molto ricchi. Quindi non è vero che non si usa più lo sportello bancario, lo si usa in un modo diverso, perché la finalità della banca è differente. Allora, io credo che questo è il dato. Vi ho fatto un po' la genesi di quella che è la storia del processo di trasformazione del sistema creditizio. E non è finito. Non è finito. C'è uno studio a livello europeo che indica come gli sportelli possono ridursi ulteriormente perché sono ancora considerati dalle stesse società di consulenza troppo alti. E quindi noi avremo ancora ulteriore chiusura di sportelli. Questo provoca anche una riduzione di personale. Abbiamo già visto che peso ha avuto nel paese e che peso ha avuto in Italia. Allora io credo che in questo processo articolato e continuo, ovviamente per il sindacato, la strada si sta restringendo, è sempre più stretta ed è sempre più semplice. Anche se l'ultimo contratto nazionale che abbiamo sottoscritto mette dei paletti, ma non entro nel merito perché Susi ha, voglio dire, la visione, visto che l'ha fatto lei e quindi è giusto che ne parli lei. Ed è ovviamente un canale diretto con il banchiere. Io mi limito a tracciare dei punti però perché è importante che noi abbiamo presente queste cose. La trasformazione deve prevedere un governo condiviso per traghettare nel nuovo modello organizzativo la clientela e i lavoratori. Tutela occupazionale, di genere, riduzione degli orari di lavoro, lavoro agile, lavoro negli uffici, formazioni, inquadramenti, insomma la riscrittura di nuove norme, di un nuovo contratto nazionale di fatto. A questo dobbiamo aggiungere una riflessione ed una riscrittura, io credo, anche della nostra organizzazione. Abbiamo lavoratori che l'abbiamo visto molto bene nella seconda parte dei lucidi presentati da Alice. Il settore della Filcams, e non è l'unica categoria, abbiamo gente nella FIOM, abbiamo gente nell'SMC, le poste italiane, che sono la più grande banca e assicurazione del paese, che in questa trasformazione la domanda che noi dobbiamo porci oggi, non tra 5 anni, oggi, siamo ancora adeguati come organizzazione, come categorie a fronteggiare questa trasformazione? Abbiamo lavoratori nel commercio, nelle banche, nelle telecomunicazioni, nei meccanici che svolgono attività con tutele diverse, attività simili con tutele diverse. Ecco, io penso che a loro dobbiamo dare delle risposte non molto velocemente. Oggi, compagni e compagni, al lavoro e alla lotta, e non solo governiamo il cambiamento esterno, ma dobbiamo attuare credo un cambiamento interno. Grazie. Grazie
abbiamo parlato di involuzione del sistema bancario, di un sistema che però sarebbe strategico, averlo privatizzato, ma certamente favorito le imprese, della diversificazione della clientela. Pensate che io da boomer pensavo che fosse colpa mia, che non potevo più fare tutto e andare allo sportello, cioè non è così, è proprio una scelta. Un po' di invidia per i miei, posso dire ragazzi, che sono tutti i miei figli che col telefonino fanno tutto andando ovunque, cioè a me infatti sembra una sorta di protesi, però in effetti c'è una scelta di fondo. E poi vabbè, la domanda interna è vostra e ne parleremo e ne parlerete voi. Cecilia De Panza, allora, com'è questa situazione del terziario, posso dire Chato nella sua relazione, che si chiama ormai quaternario? Allora, intanto volevo iniziare spiegando perché anche abbiamo voluto fare un confronto, perché noi ci troviamo magari nei luoghi della CGIL, nelle nostre sedi, ci confrontiamo rispetto alle condizioni dei lavoratori nei nostri settori e poi ci sono tante cose che ci uniscono, le trasformazioni. Ecco, questo è un settore che Fitas ha poco studiato. Siamo più abituati, perché abbiamo tante cose da fare, lavorare a testa bassa, lo dico sempre, e invece alzare un attimo lo sguardo per capire le trasformazioni vuol dire cosa sta succedendo in alcuni settori che invece noi ci stiamo applicando i nostri contratti, però magari non rappresentiamo ancora i lavoratori. E come riprendo il testimone che mi ha passato Claudio, parlarci di tutela di noi, ma anche cosa deve fare l'organizzazione sindacale per cambiare, per rappresentare quei lavoratori che magari non sappiamo neanche che sono i nostri lavoratori. E perciò per spiegare le caratteristiche, capire le complessità del settore abbiamo fatto analizzare e vogliamo ritornare a voi in modo da fare una riflessione anche noi in Veneto e riportarla anche alla FIFES nazionale, perché c'è bisogno di cambiare. E come l'intelligenza artificiale cambia molto velocemente, non dico che per non avere gli stessi tempi, però iniziare a capire i cambiamenti anche noi dobbiamo fare come organizzazioni sindacali. La rappresentatività sì, è importante. Perciò io inizio, se vuoi, anch'io ho scritto qualcosa, io l'ho scritto perché poi non riesco neanche, l'ho scritto con il computer perché invece se io leggo la mia scrittura non la capisco e perciò lo scrivo male, allora non capisco. Ecco, io inizio a spiegare ai funzionari, segretari, delegati della mia categoria e anche alla Fiat quali sono i servizi che noi rappresentiamo, quali sono i lavoratori dei nostri settori, perché per me, cioè, leggendo anche i dati, ci sono state delle sorprese. E allora quali sono le società del terziario avanzato? La gamma dei servizi è molto ampia. Si va dai servizi informatici semplici ai servizi più complessi ed evoluti, dai servizi di, come vi ha detto la ricerca, dai servizi di consulenza economica, finanziaria e gestionale, all'erogazione dei servizi alle imprese, quali ad esempio la gestione del personale delle buste paga. Ecco perché i servizi dove applica il contratto degli studi professionali. Oggi si inizia a parlare, come è già stato detto, del settore quaternario, che si evolve ancora più velocemente. Al suo interno si ricomprendono 6 aree: tecnologie e informazione, comunicazione e marketing, servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture, ingegneria, territorio e cliente, consulenza, ricerca avanzata. Ma quali sono le imprese primarie del settore? Molte imprese e servizi sono fortemente collegate con il territorio, ma oggi abbiamo anche grandi compagnie multinazionali che possono offrire servizi vari. Tra i colossi presenti in Italia, che applicano il contratto del terziario, spesso in modo esclusivo, abbiamo eBay, Capgemini, HP, Deloitte, Ericsson, Microsoft, ADP, che sono solo alcune per non fare un elenco lunghissimo. Oggi ad esempio abbiamo anche una grande compagnia assicurativa come Unicor che sta avviando uno sviluppo di aziende che guardano ai servizi alle imprese
Come prossimo campo di azione, non è un caso che nel gruppo Unipol si parli di Unipol Ream per definire le aziende acquisite o sviluppate nell'ambito dei servizi di impresa. Se poi invece parliamo di terziarizzazione, perché di terziarizzazione molto spesso arriviamo a conoscenza prima all'inizio, una domanda importante è perché i processi di esternalizzazione di alcuni servizi e terziarizzazioni conseguenti si sono sviluppati fortemente a partire dalla metà degli anni 70. Sono soprattutto due motivi centrali. Uno è la riduzione del costo del lavoro, che si ottiene scaricando sul soggetto esterno i costi e avviando un processo concorrenziale che può determinare l'oscillazione del valore delle attività, naturalmente al ribasso. Per fare un esempio, non possiamo non parlare del trasferimento delle attività all'estero. Oggi con il lavoro da remoto, diverse attività vengono esternalizzate in paesi terzi. 2. La necessità di acquistare prodotti definiti knowledge intensive ad altissima competenza che le aziende singolarmente non possono sviluppare o che non hanno interesse a sviluppare. Pensiamo a soluzioni informatiche di alto livello, ad esempio la gestione di big data, come è stato detto prima, o strumenti commerciali e gestionali sempre più sofisticati. Il terziario avanzato è un terziario giovane. Presenta molte caratteristiche specifiche, ma una delle più problematiche riguarda la costante e veloce evoluzione tecnologica che rende necessario investire in formazione per poter mantenere aggiornato il personale. In questo senso, un forte senso di arretratezza si registra nelle imprese che infatti preferiscono avviare continui processi di riorganizzazione piuttosto che investire realmente in formazione. E lì stanno chiamando, questo è il momento in cui facciamo i lavoratori molto spesso. Frequentemente dobbiamo discutere di processi di procedure di mobilità che in genere riguardano poche persone in rapporto alla popolazione aziendale, spesso facilmente identificabili come le più anziane o quelle impiegate in settori che stanno progressivamente perdendo importanza sul mercato. Un'azienda di grandi dimensioni, da circa 9.000 dipendenti in Italia, da noi consultata, ha dichiarato che l'età media del proprio personale ha circa 30 anni. Su questo punto dovremo migliorare la nostra capacità contrattuale in termini di formazione, a partire dalla formazione. Oggi molto spesso facciamo solo da notai nei processi di un settore che dovrebbe essere maggiormente studiato. I processi aziendali. Il settore è anche caratterizzato da continui processi di fusione, acquisizioni, accoppiamenti e riorganizzazioni aziendali in termini di allocazione delle attività. Anche questo denota alcuni dei problemi del settore. Spesso sono le dimensioni ridotte delle imprese che non possono reggere a fronte di ingenti investimenti in termini di tecnologia e professionalità. C'è la necessità di ridefinire i contorni aziendali per delimitare i settori maggiormente produttivi a fronte di aree che hanno ridotto la propria produttività e potrebbero avere dati economici negativi. Imprese mature che non possono più crescere e quindi devono riorganizzarsi per poter tornare a crescere positivamente. Sono imprese che a fronte della competizione delle tariffe arrivano ad avere un conto economico non più sostenibile, ma capacità professionali e competenze elevate, che le società di grandi dimensioni acquisiscono per non vedere disperso un patrimonio di collaborazioni costruito negli anni. Perciò rimangono sul mercato perché non vogliono perdersi alcune figure professionali. Invece le aziende di piccole dimensioni invece hanno una bassa capitalizzazione che le rende più fragili,
Per questo motivo parecchie aziende vengono cedute cercando di evitare il fallimento e la dispersione delle attività e competenze acquisite nel mercato. Se evidenziamo invece il quadro di riferimento contrattuale, il settore del terziario è contraddistinto da un'ampia copertura contrattuale che va dal terziario, distribuzione di servizi, metalmeccanici, telecomunicazioni al credito. Anche solo prendendo a riferimento il mondo dell'ICT abbiamo la copertura dei 3 contratti, cioè terziario, metalmeccanici e telecomunicazioni. Nelle slide presentate da Alice abbiamo prima visto come viene utilizzato anche il contratto degli studi professionali, un problema per la nostra categoria, e si confronta con un fenomeno di concorrenza contrattuale un po' all'interno delle nostre politiche sindacali, cioè anche qui, oltre a confrontarsi con le categorie ci dobbiamo confrontare anche al nostro interno che cosa mettere in campo per migliorare la condizione nel settore. Un ragionamento molto più approfondito meriterebbe la contrattazione integrativa iniziata ma non sviluppata dalle potenzialità del settore. L'andamento delle tariffe e del valore economico della produzione è un quadro di riferimento univoco molto complesso e richiede un'analisi veramente approfondita. È però importante fare alcune considerazioni che permetterebbero di sviluppare l'analisi dei fenomeni anche salariali del settore. Le imprese del quaternario arrivano alla fine di una catena economica, cioè spesso i loro prodotti e servizi vengono acquisiti da aziende il cui unico fine è risparmiare sui costi dei servizi. Così se ragioniamo delle tariffe che il mercato propone alle imprese del terziario avanzato o quaternario, dobbiamo prendere in esame molte variabili. Attività ad alto valore tecnologico e attività più semplici o elementari, tasso di utilizzazione, concorrenza, sostenibilità delle tariffe richieste dal mercato, meccanismi finanziari nella contrattazione commerciale. Le attività ad alto valore tecnologico sono quelle in cui è possibile determinare il valore da parte dell'impresa che eroga il servizio. È vero che questo non è un dato certo, ma la qualità del servizio o del prodotto ha un'incidenza rilevante. Ci possono essere variabili collegate alle commesse che vengono acquisite, cioè le dimensioni della commessa, i tempi di durata del contratto, il personale interessato alla gestione delle attività. Ma in ogni caso su questi tipi di attività si possono avere margini molto rilevanti. Diverso, invece, è per le attività a basso valore tecnologico. In questo caso il valore delle attività è condizionato da chi acquista il servizio e sa di poter contare su una forte concorrenza che sfrutta fenomeni di economia informali, riduzione dei costi del personale con meccanismi ai limiti del lecito, quali pagamento di trasferte, part-time fittizi, ticket restaurant o buoni welfare erogati quasi ai limiti di legge. E tutto questo per abbassare il valore delle tariffe, quello che costa. Il tasso di utilizzazione è un termine orrendo, però è necessario per comprendere alcuni meccanismi di gestione delle persone e di definizione dei risultati economici delle imprese di consulenza, soprattutto quelle informatiche. Il tasso di utilizzazione definisce la percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che sono impiegati attivamente nei progetti. Per capire bene bisogna comprendere come sono organizzate queste società. I progetti sono spesso definiti sulla base delle persone necessarie al loro sviluppo, alla capacità professionale che gli stessi hanno e ai tempi di realizzazione degli stessi progetti. Bisogna avere immediatamente a disposizione le persone con le competenze utili allo sviluppo o alla gestione del progetto. In genere si costruisce un progetto a seconda delle forze che si hanno.
Quindi avere a disposizione una certa quantità di persone utilizzabili immediatamente è necessario, ma non sempre le stesse persone in attesa hanno competenze indispensabili. Si aprono quindi una serie di problemi che interessano direttamente noi come organizzazioni sindacali. La percentuale del personale disallocato dovrebbe essere sul 7%. Disallocato vuol dire che quelle persone che alla fine di un processo, di un progetto, rimangono ferme in attesa di essere rimandate presso un altro cliente e iniziare un altro progetto. Un 7% è una percentuale sostenibile. Spesso il personale disallocato non viene rioccupato in breve tempo, rischia di essere espulso dal mondo produttivo. Nel terziario avanzato il turnover è superiore alla media delle aziende di altri settori, facilmente può arrivare a toccare punte del 15%. Fuori. Le aziende inoltre si contengono alcune professionalità con politiche salariali aggressive per poter dare via ai processi acquisiti. Se voglio partire devo pagare moltissimo, ecco, alcuni dati di retribuzioni altissime per poter dare avvio a una commessa, a un progetto. Nelle aziende informatiche l'età media è molto bassa e anche se gli investimenti in formazione sono spesso importanti, non riescono a limitare i pericoli del dimezzamento delle competenze individuali. Pur di far lavorare il personale disallocato, si acquisiscono commesse o progetti a basso valore per poter limitare il costo del personale fermo e l'emorragia finanziaria che se ne determinerebbe. Perciò anche da una parte si costruiscono progetti ad alto valore perché servono per mandare avanti le aziende, ma di contro bisogna anche prendere progetti a basso valore per poter collocare quelle persone che non possono essere tenute ferme per troppo tempo e che le aziende non vogliono certe volte privarsene perché in seguito possono essere utili, cioè un sistema verificante. La concorrenza. Le aziende sono molte e non tutte corrette. Sia la scelta di evitare un contratto nazionale diverso, e qua comunque ci può stare, sia per le politiche salariali che infine per la possibilità di utilizzare meccanismi di economia informale, rendono il settore complicato da interpretare. Abbiamo aziende in cui si applica la contrattazione, ci sono politiche salariali importanti, con le relazioni di superminimi, contrattazione integrativa e aziende invece che riducono i costi con meccanismi propri. Ma non è questo il solo elemento che qualifica le imprese: innovazione, formazione, prodotto. Tutte caratteristiche proprie di ogni attività produttiva, ma qui sono più rilevanti a causa della fortissima influenza data dalla capacità individuale rispetto alla qualità delle attività svolte. Ci sono poi moltissime variabili determinate dalla gamma dei servizi offerti, dalla rete di relazione che le imprese hanno intrecciato e dal prestigio delle imprese stesse. La sostenibilità delle tariffe dipende dall'intreccio tra costi e ricavi, tra il valore delle tariffe e il costo per sostenere le attività. A volte le scelte di acquisire commesse poco produttive permettono di mantenere, come dicevo prima, una forte connessione con il mercato, ampliare la rete delle relazioni, incrementare il prestigio dell'impresa e dei prodotti offerti. La singola tariffa o il valore di una commessa non è quindi sempre il solo parametro utile per definire il valore e la sua sostenibilità aziendale. Spesso i costi finanziari hanno una forte incidenza sull'andamento aziendale, sui ricavi, sui risultati economici e sulla possibilità di discutere di tariffe particolari. Tempi di pagamento, l'indebitamento finanziario e l'esposizione agli interessi, come i flussi di tasse e tempi di pagamento, incidono sul benessere aziendale.
Questo condiziona la possibilità di erogare stipendi adeguati e trattenere i migliori professionisti, quanto le tariffe e il valore delle commesse stesse. Aspetto da tenere in considerazione perché spesso i costi aziendali sono rappresentati principalmente dal costo del personale e di struttura e oneri finanziari sono da prendere, che influenzano la marginalità definitiva dell'impresa. Anche gli investimenti tecnologici rappresentano un costo, ma senza cui non si potrebbe, non esisterebbe il terziario avanzato o il quaternario come li si vuole definire. Capire i processi è complicato. Io vi ho dato diciamo, una lettura, una prima lettura, e riprendo rispetto a quello che ha detto Alice, ricordando che se i lavoratori impiegati nel nostro settore sono 640.000 in Italia, 60.000 in Veneto, ricordiamoci che il 62% ha il contratto del commercio, il 33,9% degli studi professionali, 66,8% sono le donne, 33,2% gli uomini, ma che il dato più importante riguarda le differenze salariali e se quel 66% delle donne ha una retribuzione media di 28.840 contro i 29.500 circa della popolazione maschile. E qui è quello che rimando a tutti noi, che abbiamo ancora tanto e tanto da fare. Grazie. Grazie Cecilia Levanzi che ci ha fatto questo quadro generico, a riduzione del costo del lavoro da remoto, acquistare tecnologie da competenza, qui davvero la questione delle tariffe si inserisce, perché poi alla fine questi che hanno grandi professionalità esclusive molto spesso sono anche partite IVA, però si devono un po', alla fine funziona LinkedIn per loro, per cercare il lavoro, trovarlo. Lo vedo appunto con le partite IVA di casa mia, che una ha una sua professionalità, vabbè, l'altro si occupa di comunicazione, quindi è proprio una questione molto diversa. Questa mattina c'era un dato su Alma Laurea che diceva che i laureati di fronte a certi stipendi dicono anche no, adesso basta così, perché non si può continuare sempre a scaricare sul lavoratore quello che succede. Sulla rappresentatività insomma c'è da fare molto, la questione contrattuale alla fine si arriva a fare da notai di certe situazioni, è veramente una frase esemplificativa, così come è una definizione orrenda ed era quella del tasso di utilizzazione riferito ai lavoratori. Abbiamo visto il quadro regionale, adesso siccome il sottotitolo è specificità a confronto nella contrattazione e nella organizzazione del lavoro, e abbiamo visto il dato regionale, abbiamo quello nazionale, partendo con Susi Esposito della FISAC. Lei ha preso molti appunti, alcuni scritti, altri mentali, e sono curiosa di ascoltarla. Anzi, prima una curiosità, location sorprendente, era già stata qui? No, la prima volta. Sì, La prima volta. Grazie per l'invito, una cifra che del vero, ma la CGL. Io ho preso molti appunti che non mi siete sempre vicino al microfono, grazie. Ho preso molti appunti, ma come vedete ci sono trattati, perché la discussione quando sono anche presi anche perché normalmente ci sono le condizioni così e quindi prendono le iniziative. Diciamo che il dato di partenza è che Esposito, devo chiedere davvero. Allora, il dato di partenza è che sicuramente noi siamo di fronte a dei settori e a delle categorie anche che si occupano di attività che in alcuni momenti sono anche vicine. Faceva riferimento anche Claudio all'inizio, poi ci sarà questo studio a settembre che farà l'Excel, continuano almeno 3 contratti di lavoro, sono quelli dei metalmeccanici, del commercio e anche del credito. Quindi poi quella sarà una bella, forse quella per avere esperienza a confronto su come
riuscire anche tra di noi a lavorare insieme, perché uno dei temi che abbiamo quando le attività sono, diciamo, complementari o simili, è che abbiamo una competizione al ribasso rispetto ai costi. Perché è evidente che a seconda del tipo di attività, essendo i contratti nazionali non diversi, ci sono anche costi per le aziende diverse. E sicuramente per le attività, diciamo, finanziarie, perché non vale del tutto, ma per le attività finanziarie, sicuramente il contratto collettivo di categoria è molto più oneroso per le aziende che hanno lavoratori che svolgono quelle attività molto simili, diciamo, al settore che io, di cui faccio parte, e quindi con costi superiori, quindi conviene anche alle aziende alcune volte utilizzare dei contratti piuttosto che altri, ma questa è una discussione che poi dovremo comunque fare, riguarda anche come dire, come noi dobbiamo riproporci rispetto al numero di lavoro che dobbiamo rappresentare. Il tema che abbiamo qui oggi, noi siamo di fronte ad una trasformazione del lavoro molto forte. Si parlava, come dire, all'inizio, faceva un riferimento rispetto a, cioè prima si cambiava in maniera movimentata. Lo dicevo io, sì. Oggi ci vogliono invece 5-6 anni, io credo che Anche nemmeno 5-6 anni, anche meno, molto meno. Noi siamo partiti con la pandemia che avevamo le aziende del settore che non volevano pre-pandemia concedere il lavoro agile, lo smart working, quello che chiamiamo lavoro agile. Oggi ce lo vogliono regalare quasi. Hanno capito. Esatto, hanno capito molto bene. E abbiamo oggi aziende che usano l'intelligenza artificiale generativa. Cioè, quindi sono passati 3 anni in tutto questo, in una velocizzazione estrema. Qualcuno mi raccontava, proprio riferito agli studi professionali, c'è un professore universitario che mi raccontava che è andato a dare una propria consulenza a un grosso studio, a dei grossi studi, ne ho fatto in notarile di Milano, che stanno usando per fare gli atti ChatGPT, certo. Ora regalando dei dati a piattaforme che nemmeno sappiamo chi gestisce, perché sono dati anche sensibili, e sostanzialmente con un impatto sul lavoro, e quindi sarà abbastanza devastante per dire qual è il livello in cui siamo. Per cui noi abbiamo un livello di trasformazione incredibile con un impatto abbastanza incredibile rispetto quindi ai lavoratori. E che cosa ci porta a questo? Ci porta a dover dire, o almeno ci porta a dover ragionare insieme per dire, fino ad oggi, e stiamo parlando quindi di settori tutto sommato dove il sindacato è presente, ci sono contratti di lavoro, noi abbiamo un mondo fuori dove il contratto di lavoro non viene applicato e dove le retribuzioni sono molto più basse di quelle che noi riusciamo a ottenere nei contratti. Abbiamo dunque una trasformazione del lavoro comunque molto forte, con dei cambiamenti enormi, e fino ad oggi noi abbiamo lavorato anche rispetto alle tutele da mettere a disposizione o comunque per le quali spingere le aziende ad aumentarle, a migliorarle. Noi oggi abbiamo invece probabilmente il canovaccio di tutele, probabilmente diventato bianco, cioè noi dobbiamo riscrivere quelle tutele. Rama e un dito da rifare di questo canovaccio. In alcune cose va rifatto, perché noi parliamo di orario di lavoro, e nel contratto nazionale di lavoro del bancario siamo riusciti a ridurre l'orario di lavoro di mezz'ora a parità di retribuzione. Si stanno facendo anche gli accordi, questo perché il venerdì pomeriggio si lavora mezz'ora, che è un segnale per dire aumentata la produttività, si può anche liberare più tempo per lavoro, poi ci penserà Fausto, a partire. Ma è da questa cosa, che non è lavorare meno, è anche quello, ma il tema è libertà anche nel lavoro e dal lavoro. Quindi è stato un piccolo segnale. Però il tema vero è
La maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei nostri settori, poi io guardo, ho uno sguardo, cerco di avere uno sguardo ampio anche rispetto alla certificazione, noi ragioniamo sempre su bancari, anche i gruppi assicurativi hanno lo stesso elemento di certificazione. Tendiamo a dividerli, ma in realtà non sono più divisi, sono divisi in termini contrattuali, ma non sono divisi in termini di, come dire, proposte datoriali, perché stanno facendo finanza entrambi e molte banche stanno diventando assicurazioni, alcune assicurazioni rischiano di diventare banche e il gruppo unico che pensa di allargare e andare verso altri tipi di contratti non è che sta facendo un'operazione di giusta come si deve dire, no? Perché parla sempre del gruppo, quindi c'è anche lì una riduzione dei costi, perché bisogna avere sotto controllo, perché è evidente che c'è una riduzione dei costi. Ma stavo dicendo, rispetto all'orario, che è uno dei pezzi che noi abbiamo, il tema è che molti lavoratrici e lavoratori lavorano da casa, in smart working, abbiamo ridotto, stiamo facendo gli accordi, 2 giorni, 3 giorni a settimana, non è quello il problema. Il problema è che quelli orari di lavoro noi non li consumiamo più. Sono assolutamente dilatati, se posso dire. Vengono all'azienda, lavoratore non lo so. Quindi con un impatto forte e con una, come dire, con un impatto forte anche sul genere. Perché la segregazione delle donne avviene molto difficile. C'era uno studio che hanno fatto con CGL all'epoca del remote working, home working, che loro chiamavano, perché non era veramente smart working, non lo era ancora, che mi aveva fatto molto pensare che riporto sempre. In una classica famiglia, padre, madre, 2 figli, eccetera, in una casa normale, non ci sono, ne abbiamo tanti sempre meno, il papà, il maschio di casa, aveva la stanza, lo studio, la stanza di vita, la donna lavorava in cucina, con i figli intorno, mentre preparava, quindi che tipo di segregazione e che tipo vuol dire quanto poi la cultura che c'è nel paese poi chiaramente incide e quindi diventa la segregazione femminile diventa molto più forte. Quindi quello è l'elemento. L'altro elemento che invece con il quale noi pensiamo di dover governare queste fasi è quello che noi abbiamo chiamato con una sorta, come dire, chiamiamola di partecipazione ma di tipo CGL, diciamo così, senza arrivare alla partecipazione di altri tipi che oggi che ritornano nel paese. Il tema è quello della cabina di regia, cioè cerchiamo di gestire le trasformazioni insieme. Questo perché? Perché non solo il lavoro sta cambiando, ma anche come noi affrontiamo il tema della desertificazione e della presenza, dobbiamo, come dire, tentare di dare risposte che siano un po' diverse rispetto a quelle che noi abbiamo dato fino ad oggi, perché fino ad oggi noi abbiamo chiesto alle aziende di dire devi riportare i centri decisionali nel sud del paese, eccetera, perché noi abbiamo visto la situazione del Veneto, ma la situazione del sud Italia, che già era abbastanza precaria, è diventata ancora peggio. Cioè, lì ci sono quasi il 90% dei comuni, per esempio in Campania, che non hanno questo problema, ma comandano questo. Quindi la situazione è complicata e le banche si sono concentrate sempre più nei capoluoghi di provincia, ma sostanzialmente nelle aree dove il PIL è un po' più alto, in realtà banche e assicurazioni stanno diventando monocentriche. Cioè, perché la verità è questa, manco Torino e Roma, non le Come al di là della Brexit resta Londra, quindi non c'è niente da fare, c'è lavorato Amsterdam, qualcun. Sì, ma non si spiega, e quindi è quello su cui dobbiamo intervenire, con i processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica che stanno andando avanti. Perché se quello è, fermo restando che è la piazza finanziaria per eccellenza per quanto ci riguarda, non si capisce perché alcune lavorazioni non possono rimanere e perché non si interviene sull'organizzazione del lavoro che può essere differente, ma può essere differente anche dal punto di vista dello sviluppo di alcuni territori, perché si lasciano solo le lavorazioni, ma anche lavoratrici e lavoratori, corpo working, per esempio.
io aumento anche il PIL di quel territorio, faccio anche un servizio al paese. E qui ritorniamo sul tema delle funzioni a cui faceva riferimento. Il tema non solo è privatizzazione, il tema è il ruolo che la politica e i governi hanno voluto avere nei confronti del settore privato. Perché oggi noi ci troviamo di fronte alle aziende bancarie e anche assicurative, per cui controllati ci dice noi siamo in competizione tra noi. Sì, ma questo settore ha dovuto rispondere al periodo pandemico, così come ha dovuto rispondere ai lavoratori del trasporto piuttosto che del commercio. Cioè, gli sportelli bancari non aperti perché era dove c'erano, però erano tutti aperti, i lavoratori bancari hanno continuato a lavorare perché considerato servizio essenziale, giustamente. Se il servizio è essenziale, la politica anche lì deve intervenire, noi abbiamo sempre detto, bisogna fare chiudere, e poi torniamo anche alle battaglie della CGIL su questo, su quello che è il ruolo della Costituzione. Quindi l'articolo 97 della Costituzione assegna anche un ruolo fondamentale al servizio bancario, di tutela del credito, di sviluppo del territorio, cosa che non si fa più. Si sono lasciate le banche nell'essere competitive e nel comportarsi come una qualsiasi azienda commerciale. Non è dato, ma viene consentito. Dopodiché poi sta l'analogia, perché si dice che è stato però diventa solo, devono pagare per quello che c'è la devono pagare da sola, però non si interviene soltanto il tema vero è che se voi andiamo a violare lo sviluppo di un territorio, di un paese, che deve essere il nord, il sud, il centro, tutto il paese Italia, ma non è così in questo governo, soprattutto visto che si va verso l'autonomia differenziale, o comunque questa è la proposta, non è detto che si va, perché nel senso che penso e credo fortemente che i cittadini la bocceranno, però si vanno a votare. Esatto, è un vulnus, però il tema è quello di dire bisogna che queste aziende abbiano un ruolo per il paese. Noi con la cabina di regia di tecnici, per il nostro piccolo, per la nostra parte, pensiamo che dobbiamo intervenire, hanno risposto non solo che erano recenti, ma chiedendo anche, recenti decisionali, ma chiedendo anche che come dire, ci sia un'organizzazione del lavoro anche differente di queste stesse banche, in maniera tale da utilizzare la digitalizzazione a favore anche dei lavoratori del lavoro. Quindi questo è uno dei temi che cerchiamo di affrontare anche per il nuovo contratto. Scusi, ci sono delle contrattazioni, ci sono margini? Dall'altra parte c'è chi ascolta. Dall'altra parte c'è chi ascolta, è un parolone di questi tempi. Detto questo, noi abbiamo. Meglio parolone che parlare. Noi abbiamo questo, va detto che noi nel settore abbiamo relazioni industriali, abbiamo sempre avuto relazioni industriali molto avanzate. E abbiamo avuto relazioni industriali molto avanzate, non perché le aziende sono sempre illuminate, alcune lo sono anche, ma non per questo, ma perché noi abbiamo nel settore un dato di sindacalizzazione che tocca il 75-80% e abbiamo non solo la contrattazione nazionale, ma abbiamo la contrattazione delle varie aziende, eccetera, ovunque. Quindi è evidente che il sindacato è molto forte, per cui più che si devono, diciamo così, si devono rendere disponibili comunque a contrattare con noi. Poi se il risultato è sempre positivo, questo è dato dai tempi, dai contesti, dai modi, da varie questioni. Noi per esempio abbiamo chiuso uno dei contratti nazionali che credo possiamo dire come categoria tra i migliori che abbiamo fatto negli ultimi anni, anche dal punto di vista economico. Non voglio proprio mettere la ciliegina, non ho visto manifestazioni di bancari in piazza, quindi forse la contrattazione riuscite a farla ancora rispetto ad altri. Dunque, abbiamo parlato di tante cose, mi ha colpito questo aspetto della segregazione dello smart working, perché ho dei colleghi che hanno bambini piccoli, ma per fortuna 2 giorni a settimana sono le smart working, così posso curare e parte la sequela di cose da curare. E quindi si ritengono fortunate, non segregate, e questo fa il paio,
parlando, avete visto, spero se c'è ancora domani, quel film meraviglioso, dove è l'uscita del film Due coppie, maschi e femmine, le due donne dicono, però noi siamo state fortunate, i nostri mariti, queste cose, come fortunate? Dovrebbe essere la norma, non la fortuna, quindi lo smart working, che fortuna essere in smart working per poter fare anche dell'altro. Insomma, è un appunto giusto quello che fa. Certo. Non ci sono strutture costruite da enti locali, dallo Stato, e quindi sta diventando il welfare, per cui riporta la donna ad occuparsi di famiglia, della cucina, eccetera. Perché il doppio lavoro ci pesa tanto, ci riteniamo fortunati di fare lo smart working. Certo che sì, non è proprio la politica per aumentare il problema della denatalità, che non è di questa mattina. Abbiamo parlato però di intelligenza artificiale, non di quella generativa che ha altre cose, sicuramente di intelligenza artificiale per gli studi legali, per la medicina, per altri settori, produce anche grandi vantaggi e ci sarà una trasformazione nel mondo del lavoro, dei lavoratori, i boomers, insomma, vabbè, siamo nati negli anni 50-60, moriremo anche, insomma, nel giro di non troppi decenni, fate gli scontri che volete, però è così, quindi ci sarà comunque una popolazione più giovane che è già partita digitalizzata e a questa trasformazione, diciamo, se per me è un continuo inserimento perché devo studiare quello che devo fare, per loro sarà un po' navigare, surfare su argomenti che conoscono. D'altra parte è un settore così interessante che il signor Elon Musk ha appena ottenuto dalle sue aziende di poter avere finalmente, come aveva chiesto, questo stipendio annuale di 53 miliardi, perché qualcuno li deve pure incassare questi soldi, no? Allora, Roberto Brambilla, abbiamo sentito tante cose, andiamo alla Silicaps, che è assai vasta come numeri, assai frammentata come lei ci parlava di 6 categorie e di tanti Cecilia e di chissà quanti altri contratti. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito in questo modo, anticipo la domanda, no, non ci sono mai stato e ammetto che potrebbe distrarsi, perché sono uscito ancora e volevo perdermi in nuovi entrati. Capisco. Per questo punto di battuta a parte, vero, la Philcams rappresenta una quantità di lavoratrici e lavoratori estremamente differenziati. Io poche settimane fa ero in Veneto a parlare di lavoro forte, parlando del nostro settore. Quindi paradossalmente oggi ci troviamo a discutere invece di non lavoro ricco, perché i dati che abbiamo visto non parlano di lavoro ricco, ma sicuramente di settori che hanno un'importanza, una rilevanza anche economica certamente differente. Si è parlato di quaternari, si è parlato di terziario avanzato. Per noi, per la nostra categoria, sembra quasi una sorta di molo inscalfibile, un qualche cosa di non riconducibile bene a un settore specifico, a un ambito specifico. In realtà poi parliamo di lavoratrici e lavoratori con tutti i dettagli che abbiamo posto prima. La terziarizzazione dell'economia è un fenomeno, si diceva appunto bene, in atto da anni e ricade in maniera molto forte nell'ambito dei servizi. Su varie attività bancarie, finanza, è uno dei focus di oggi, manifattura, servizi in genere, comunque in un'accezione estremamente ampia del termine. Le condizioni all'interno del terziario avanzato dal nostro punto di vista non sono omogenee, perché all'interno abbiamo varie realtà con capacità economiche differenti e anche con capacità di raggiungimento, poi di rivendicazione allo stesso tempo differenti. Abbiamo aziende importanti che agiscono su termini, benefit, creando al loro interno una cultura individualistica e anche di falsa meritocrazia in qualche modo, per cui il lavoratore è lontano dal sindacato, sta lontano da noi, fatica di intercettarci, noi fatichiamo allo stesso tempo di intercettarlo. C'è un terziario magari meno visibile, ma che insiste sui medesimi settori, potrei definirlo anche grigio, sicuramente più povero nelle istanze rivendicative. Penso, questo è un ambito che abbiamo affrontato spesso, a tutto il tema delle piattaforme,
che attenzione non sono solamente le piattaforme alle quali immaginiamo nell'immediato, penso al tema dei rider o simili. Ci sono piattaforme, poi ci arrivo, che vanno a produrre anche servizi e attività per realtà che richiedono appunto professionalità molto alte. Oggi appunto il focus è sulle banche, sulla finanza. Nel nostro settore abbiamo avuto delle ricadute in qualche modo simili in altri comparti. Pensiamo a quello della ricettività turistica, della vendita di pacchetti turistici. Sappiamo tutti ormai, credo sia cosa comune, che le agenzie come le filiali di banche sono scomparse dai comuni, dai paesi, dalle città, e tutti noi probabilmente accediamo a servizi digitali per poter acquisire quello che prima avevamo fatto all'interno di una filiale. Lo stesso sta accadendo nell'automobile, con la contrazione di quelli che erano le filiali in grandi gruppi, e addirittura una tendenza allo spostarsi sul digitale per ridurre tutto quel tempo, ci porterebbe via molto tempo, i tempi di, in qualche modo, anche l'accumulo di auto in modo da poterle ripiazzare sul mercato in tempi molto rapidi, con ricadute importanti sulla lavoratrice e lavoratore. Lo dicevo prima, aziende che producono servizi basilari, la consegna, oppure aziende che producono nel terziario avanzato attività di auto. C'è un fenomeno da tenere in estrema considerazione e che dovremmo indagare in maniera molto precisa, è quello che viene raccontato e viene narrato sotto la parola outsourcing. È qualcosa che chi ha a che fare con questi mondi forse conosce. In buona sostanza è una prestazione on demand, lo dicevo prima, sul modello delle piattaforme. Io ho bisogno di produrre una determinata parte della mia attività che può andare dalla scrittura di codice, piuttosto che a delle ricerche, piuttosto che ancora anche attività, immagino, nell'ambito finanziario. Non mi faccio carico di queste professionalità, ma mi rivolgo ad altre società, spesso anche solo su piattaforme appunto digitali, che possono fornire queste lavoratrici e lavoratori. Abbiamo in realtà come IBM che è esternalizzato in alcuni paesi tutto l'ambito di ricerca e sviluppo queste piattaforme. Amazon, che noi conosciamo per la consegna, per l'acquisto online, all'interno delle tante sue attività, in Italia no, perché c'è un ambito normativo un po' più complesso, ha un sito specifico che produce proprio quello, dove all'interno ci sono partite IVA, ma ci sono anche lavoratrici e lavoratori che, appunto, nell'ambito delle piattaforme, nel caso specifico penso Rider, vengono considerati autonomi come un essere a tutti gli effetti. Un'azienda che ha intercettato, vi leggo la descrizione presente sul suo sito perché secondo me è calzante. Dice: il nostro business consente, grazie alla tecnologia e a semplici regole di sistema, una maggiore rapidità ed efficienza nella delivery dei progetti privati e pubblici, evitando burocrazia improduttiva e scarsa produttività. Consente di definire la retribuzione in base al contenuto richiesto e non al tempo di lavoro, ovunque sia il lavoratore, adattandosi meglio alle nuove modalità di lavoro e alle oscillazioni delle attività richieste. Adattarsi alle oscillazioni delle attività richieste. Cosa significa? Lo abbiamo detto tutti, spostare il rischio di impresa su altri soggetti. Soggetti che comunque sono precari, devono essere flessibili, che hanno condizioni di impossibilità di rivendicare condizioni migliori rispetto al loro lavoro. E attenzione che non parliamo di piccole start-up o di piccole aziende, parliamo anche di multinazionali, una l'ho citata prima, gruppi che hanno una forza anche di piegare l'economia e il mercato a loro favore. Immaginiamo tutto l'ambito ICT, i nomi quali Alphabet, Google, che conosciamo, Amazon, come ho detto prima, Salesforce, ovvero che da quello sono interfacciato parecchie volte in video Microsoft, piuttosto che tutto l'ambito dei social, immaginiamo sviluppi e capacità. Aziende che hanno appunto una forza monopolistica,
e sono in grado, attenzione, siamo reduci da delle elezioni europee che non hanno consegnato un dato del tutto positivo, sono in grado di fare lobbying all'interno dell'Unione Europea. Amazon fortunatamente è stata espulsa recentemente e gli è stato reso impossibile fare attività di lobbying in Unione Europea, unica azienda insieme a Monsanto. Questo è un risultato molto importante, perché la possibilità di fare lobbying significa la possibilità di incidere sulle norme, e sappiamo che le norme del nostro paese ormai derivano in gran parte da quello che si dice in Unione Europea. Quindi se quelle aziende sono in grado di insistere lì dentro, di portarsi dei risultati che sono sicuramente migliori, capiamo bene che poi di conseguenza ci può essere solo uno smantellamento dei diritti del lavoratrice e del lavoratore. Tra l'altro è avvenuto per una questione interessante, Amazon viene espulsa perché impedisce ai parlamentari europei in Germania e in Polonia di entrare nei suoi stabilimenti, per poter capire quali sono le condizioni. Attenzione che non parliamo solamente di stabilimenti che si fa attività di logistica, ma anche di tutta la parte dei server che fanno attività fondamentali per la stessa Amazon. Quindi la tecnologia di per sé non è un fatto immutabile, ma è figlio di scelte politiche e quindi dobbiamo immaginare che sia anche orientato. Noi abbiamo un ruolo, siamo un sindacato, dobbiamo riuscire a rappresentare queste lavoratrici e lavoratori. Qui parlo per la Fincams, da noi le relazioni industriali invece non sono semplici, proprio perché non avendo una storicità in molte di queste aziende, che sono anche aziende abbastanza recenti, si parla di poche decine di anni in alcuni casi, in ambiti dove c'è una capacità economica stratosferica, parliamo davvero di qualcosa che è nato ed è esploso durante gli anni solo della pandemia, quindi recentissimo. E lì dobbiamo riuscire comunque a rappresentare queste lavoratrici e lavoratori. Per poterlo fare noi dobbiamo immaginare di dare delle risposte, anche delle risposte a volte di piccolo cabotaggio, come sempre accaduto, quindi per poter riuscire ad entrare in queste aziende dobbiamo immaginare di sviluppare dei modelli che possono essere utili a questi lavoratori e queste lavoratrici. La questione economica non è un elemento di tutte le altre discussioni, pur sapendo che, in parte lo abbiamo visto, c'è una condizione sicuramente differente rispetto ad altri settori della Fincams. Noi conosciamo bene, le città prima, appalti, turismo, commercio, vigilanza. C'è un tema importante, quello del dumping contrattuale, che avviene sicuramente, avviene sicuramente all'interno dei contratti sottoscritti in generale dalle categorie, ma avviene anche al nostro interno. Il fatto che, vi ringrazio per i dati perché anch'io li leggerò con calma, secondo me, il fatto che si riesca che le aziende utilizzino dei contratti che nascono con ragioni differenti, penso quello degli studi professionali, che vengono usati in funzione di dumping rispetto al contratto del commercio, è un elemento che ci deve far pensare. E ci deve, come si diceva appunto prima, imporre di agire in tempi rapidi per evitare che questa pratica possa portare un'ulteriore riduzione di quella che è la capacità economica di queste lavoratrici. C'è un elemento che come Fincam mi sento di rivendicare in maniera molto forte, proprio per fronte di quello che dicevo prima rispetto a come queste aziende gestiscono la parte economica. Nel rinnovo del contratto del terziario appena avvenuto, dove ahimè invece noi abbiamo dovuto portare in piazza delle lavoratrici e dei lavoratori perché, proprio per quello che dicevo prima, avendo una condizione differente di relazioni industriali, abbiamo dovuto impegnare anche in un conflitto i nostri iscritti, siamo riusciti a portare a casa la minima solvibilità degli aumenti contrattuali. Questo è qualcosa che abbiamo poco raccontato rispetto ad altre parti di quanto abbiamo ottenuto, ma in questo settore specifico, o meglio, questa era la risposta per questo settore specifico. Un elemento che ci viene chiesto dalle delegate e delegati, proprio per spostare anche l'elemento economico normalmente in totale proprietà delle aziende con percorsi anche di revisione annuale. Ne hanno le aziende tramite degli indici definiti dalla casa madre, tutti poi in nella loro effettiva misurazione
della professionalità e della produttività dei lavoratrici e lavoratori hanno processi di incremento retributivo sui supermini. Ebbene, se quell'elemento rimane nella totalità della gestione delle imprese, è chiaro che ci va a svuotare di una delle funzioni fondamentali di quella di essere agenti contrattuali che nella parte economica. L'organizzazione del lavoro è anche nel titolo di questa iniziativa un tema fondamentale. Negli anni passati parlavamo di contrattare l'algoritmo, adesso parliamo di contrattare l'intelligenza artificiale. Io credo che dobbiamo anche essere concreti, non significa che noi dobbiamo imparare a scrivere appunto delle stringhe, dei codici, imparare una formula matematica, ma noi dobbiamo, attraverso la contrattazione, acquisire spazi all'interno delle aziende per incidere su quelli che sono gli input che entrano all'interno di intelligenze artificiali o algoritmi utilizzati per determinare quella che poi è l'organizzazione del lavoro, i carichi su lavoratrici e lavoratori, gli obiettivi che questi devono ottenere. Perché qui c'è un elemento anche importante, poi un cito anche rispetto allo smart working. Sta passando un concetto, secondo me, molto pericoloso, anche per i nostri rappresentati, del lavoro per obiettivi. Unito al tema del lavoro agile, secondo me, qualche cosa potrebbe produrre, tant'è che ricordo che come CGL ci eravamo anche opposti alla prima formulazione rispetto al lavoro agile, dove veniva costruito con una sorta di contratto a sé, una nuova forma di lavoro, libera da quelli che sono vincoli altri, proprio perché rischiava di rappresentare una nuova idea. Attenzione che io dico spesso quando incontro le controparti, scusate, la riflessione che viene davanti non è una onlus. Poi se ho la sfortuna di seguire nel terzo settore e probabilmente mi viene dire che anche le onlus sono equiparabili al mondo Covid. Detto ciò, è credo sbagliato immaginare che la narrazione che viene avanti è quella del io ho fatto raggiungere il mio obiettivo, quando l'ho finito faccio altro. Ora, o le aziende hanno in mente di regalare tempo ai lavoratori, sarebbe auspicabile, credo che quella è la nostra investigazione, oppure domani se quell'obiettivo lo raggiungo in X ore, probabilmente l'azienda dopo X tempo investirà un obiettivo più alto, in modo da spingermi a raggiungere un altro obiettivo. E attenzione, se noi siamo in grado di contrattare la frazione oraria da sempre, quell'ambito noi lo contrattiamo. O io posso decidere con l'organizzazione sindacale qual è l'obiettivo, e allora entro anche nel definire poi quali sono le condizioni di lavoro, o altrimenti sto facendo qualcosa che è estremamente serio. Sullo smart working si è detto tanto, sono d'accordo. Cioè, tra l'altro, secondo me segna anche un po' l'impazzimento delle controparti, perché poi contrattando prima dei Covid era complicatissimo. I pochi accordi che facevamo finivano sulle pagine economiche dei quotidiani. Sembrava che avevano fatto qualcosa di rivoluzionario. Arriva la pandemia, arriva il Covid, tutti obbligati, chiusi nelle nostre abitazioni a lavorare in remoto, partono grandi analisi, anche una produzione intellettuale, teorica molto forte abbiamo superato il modello di lavoro che vede il lavoratore all'interno delle strutture aziendali. Negli incontri con le aziende ci dicono va bene, tutto positivo, addirittura palazzi che si svuotano. Io il mio cognome per lo dico bene, sono milanese e ci sono dei quartieri nati come strutture per ospitare i lavoratori che pareva che il giorno dopo venissero svuotati. Ebbene, per gli ultimi mesi, per un certo periodo avevamo accordi, ci proponevano accordi addirittura di full remote totale, quindi come se fosse vecchia a casa. Oggi ci troviamo con le aziende che tornano e ci dicono no, c'è un problema, vogliamo riportare i lavoratrici e i lavoratori all'interno dei nostri luoghi, con tutte le ricadute appunto sulle lavoratrici e lavoratori che prima si erano organizzate in un certo modo, non dovevano raggiungere il modo giusto, poi si sono tutte riorganizzate e nuovamente oggi si devono riorganizzare. Sono contento che emersi un tema sullo smart working legato al lavoro femminile, perché io credo che anche qui quello che sta accadendo è pericoloso, un po' che è stato il part-time, cioè ridurre
uno strumento che doveva avere la funzione di bilanciamento di tempi di vita e tempi di lavoro nel nuovo gap che ha le lavoratrici. Perché si trova nell'evero a vedersi sommato il lavoro di cura che è responsabilità nostra, parlo di noi uomini, ma demandiamo ancora ai nostri compagni o come vogliamo, o comunque incide ancora sulle donne, che vedono nel contempo dover gestire il lavoro tradizionale come effettuare un'azienda e il lavoro di cura nel medesimo momento. Come poi delle previsioni, qui c'è un ruolo politico secondo me devastante di ricondurre nuovamente le donne a quella funzione, nuovamente relegate all'interno delle loro organizzazioni. Questo secondo me è un elemento molto importante da indicare. Noi abbiamo avuto casi di lavoratrici che ci vengono a chiedere a questo specifico di poter entrare in nuovi lavori, perché questo li riporta ad una condizione dalla quale erano uscite ad emanciparsi. Anche questo è stato detto prima, il Covid comporta la possibilità di lavorare tutti in full remote, ma anche le aziende hanno fatto due conti, perché se io dall'ufficio appunto milanese posso spostare l'attività a Bari piuttosto che a Padova, Venezia, Firenze, probabilmente posso spostarla anche in altri paesi. E qui sarà un tema importante di delocalizzazione. In Italia abbiamo avuto una norma sulla delocalizzazione che ha dato una parziale risposta. La stiamo affrontando in alcuni tavoli aperti anche a livello nazionale, penso quello di Uber, e ci stiamo rendendo conto che ha purtroppo dei limiti. È stato un primo, un timido intervento per fermare un fenomeno che è estremamente grave. E qui c'è un altro dei ruoli che dobbiamo giocare, ossia quello di tornare, continuare a ragionare sul sindacalismo, un vero sindacalismo europeo, riformato nei suoi compiti ma anche nelle strategie, superando un modello che ce lo possiamo dire tra compagni e compagni, che a volte è una sommatoria di realtà dei singoli paesi, ma che non si fa al suo interno, non si costruisce come massa che può contrattare veramente con multinazionali che hanno sede appunto in Argento, ma non sono organizzate nel singolo paese, ma incidono su più campo, quindi dobbiamo riuscire a incidere anche a livello europeo, sviluppando un ruolo organico, un ruolo fondamentale. In questo caso parlo della FICA, ma parlo anche chiaramente anche di altre categorie. Come dicevo prima, per incidere sia in ambiti sovranazionali, ma anche per provare ad incidere su quello che è la funzione dell'Unione Europea. Lo citavo, è stata una delle ultime direttive fondamentali, tra l'altro spinta anche dall'Italia con il suo lavoro di piattaforma, è stato un risultato molto importante, che potrebbe, poi dobbiamo capire come verrà recepita e soprattutto come verrà tradotta, portare le aziende a dover dimostrare che i lavoratrici e i lavoratori, in quel caso si pensa appunto sempre all'esempio specifico di area, ma anche le altre professionalità che vi citavo prima, non sono lavoratori e lavoratrici subordinate, e invece quella è la presunzione principe di questa Quindi vado a chiudere velocemente perché altrimenti dopo troppo tempo. Se parlate di formazione. È così tutto molto interessante. Se parlate di formazione, e guarda, mi hai anticipato un tema che ho messo in questa, non avevo scritto in per una praticità. La formazione continua diventa fondamentale per evitare di avere lavoratrici e lavoratori obsoleti. Uso il termine che ho dato un primo, ma non mi a caso. Una procedura di licenziamento collettivo di una grande multinazionale di ricerca di mercato, all'interno della lettera di licenziamento collettivo si faceva riferimento a delle esigenze di riorganizzazione, un po' i soliti modelli che abbiamo Giustificativi. Dall'incontro con la controparte, appunto, con questa figura che aveva la sola funzione di tagliare quelle teste, il termine utilizzato, poi dobbiamo strumentalizzare la famiglia, è stato proprio quelli lavoratrici e lavoratori sono obsoleti. Quindi un'azienda ci dice, quelli lavoratrici e lavoratori, con un'anzianità aziendale molto importante, non in 30 anni, un po' più che si diceva prima per età media, ma probabilmente anche lavoratrici e lavoratori in alcuni casi forse alla pensione, che arrivavano da un modello di ricerca di mercato dove loro erano ricercatori, e non che analizzare i dati o che analizzano i dati, vengono considerati obsoleti, quindi non più utilizzabili all'interno di quello del mondo di utilizzare.
comunque impiegabili all'interno di quella realtà. Anche io ho letto l'articolo di chi citava il rapporto di Alma Maura, e si dice che i neolaureati non accetterebbero, non sarebbero più disponibili ad accettare riduzioni di 1.250 euro mensili. Ora, io ho guardato i dati posti, lo sono ricerchiato, sul terziario avanzato il dato sulle lavoratrici tra quello nazionale 24.000 euro, se non mi sbaglio, sulle lavoratrici 22.000 euro lordi. 22.000 euro lordi al netto sono poco più, qualche decina di euro in più di questi 1.200 se pensiamo alla propria scienzialità. Quindi abbiamo dei futuri, delle future lavoratrici e lavoratori che già oggi ci dicono che quel modello per me non è accettabile. Il problema è che poi quelle lavoratrici e lavoratori identici si ritrovano. Perché quando parliamo di studi professionali, di terziario avanzato, spesso, quasi nella totalità, parliamo di necessità di professionalità che non possono più arrivare da anche percorsi magari di studi, soprattutto sulle generazioni che prevedano anche magari un percorso universitario. Quindi quel giovane che viene interessato all'interno della laurea triennale dice no, io 1.200 euro a lavorare non ce l'ho, però poi ci si ritrova. Quindi noi dobbiamo capire come possiamo dare delle risposte. 650.000 lavoratori, quelli del terziario avanzato. Quanti ne rappresentiamo noi veramente come Philippians? Io non ho il dato perché l'ho visto tra ieri e oggi. Lo azzardo, credo, se va bene, qualche migliaio, 10.000, il 10%, qualcosa di più. Di solito nelle aziende del terziario dove ci siamo, il numero di iscritti sul quale ci assistiamo è il 10% del terziario avanzato. Quindi prendo quel dato, sicuramente è un dato piccolo, ma è un dato positivo o un dato negativo? Io non do un giudizio su quanto siamo presenti. Io credo che quel numero rappresenta per noi la sfida di un mondo che è sicuramente in evoluzione, che ci riguarda proprio per tutto quello che è stato ben raccontato sulla terziarizzazione costante che sempre di più avverrà. Dobbiamo immaginarci le forme che abbiamo avuto in passato, prima si poteva essere solo di lavoro fisicamente, ne parlavamo ieri sera a cena, se penso ad alcuni spazi dove, ad esempio a Milano c'è un punto, un centro professionale nel periferico di Milano, a Salvo, dove abbiamo tutte le sedi delle multinazionali, abbiamo non azzardo, ma credo qualche migliaio di lavoratori presenti. Certo, può esserci, abbiamo provato a fare dei tentativi con i camper della CGIL, intenderci, facendo vedere che noi esistiamo, ma sicuramente dobbiamo anche immaginare nuove forme. Nascono frequentemente anche sui social delle forme anche aggregate autonome di questi lavoratori. Probabilmente noi dobbiamo provare a sperimentarci finché vogliamo. Per fare quello che abbiamo sempre fatto, il proselitismo. Io davvero vado a chiudere che queste sono sfide importanti che non possono che partire da un'analisi puntuale di dati che abbiamo fatto oggi, da uno studio. Per una volta non credo che come sindacato, come CGIL nello specifico, siamo in ritardo, perché è qualcosa che sta aumentando. L'intelligenza artificiale che non hanno fatto, hanno pochi nerd, non sapevamo neanche cosa fosse se non avevamo dei film di fantascienza. Oggi in qualche cosa si può riportare e può implica delle ricadute in ambito lavorativo, quindi noi ne stiamo discutendo, già questo credo che sia un primo passo per provare a capire quale strategia mettere in campo. Grazie. Devo dire che i vostri interventi sono sempre molto stimolanti. Cecilia sa che quando mi telefona però di queste cose così, insomma, mi incuriosisce molto. Qualche considerazione prima di dare la parola? Perché sei seduta qui? Sei seduta qui, qualcosa dovrei dire. Altrimenti ti ha voluto qua. Quando si parlava, per esempio, di benefit, sempre con riferimento, scusate, c'è una cosa con le donne, una questione di genere. È chiaro che un uomo può restare a fare 2 ore in più di lavoro, massimo rinuncia al calcetto, non è così fresco del calcetto, cioè del giovedì. Noi no, la babysitter ha un orario, la casa di riposo apre una certa ora, la spesa va fatta e la lavatrice si è caricata. Insomma, alla fine i maschi guadagnano di più anche per tutta questa serie di altre cose che sembrano piccole, però possono andare a incidere per percentuali.
molto interessante il discorso sul lavoro per obiettivi, che può essere una trappola, e anche queste forze monopolistiche datoriali che vengono arginate dall'Europa. L'Europa serve, insomma, già anche a chi non ci crede. E interessante la chiusura su questo numero sfidante: quanti siamo, quanti sono. Tutto sommato questa via dei social che potrebbe aprire delle finestre. Mezza maratona, Gabriela, sì, usualmente mezza maratona, No, sì. no. Anche maratona intera, ero il fisichino, se non è dalle nostre parti è da arrampicatore, in pianura è da maratona. Vuoi fare un commento? No, non solo maratona perché sono una schiaffa. Sulla questione dei social assolutamente sì, ma sulle nuove forme di... Poi anche su quello credo che si debba stare attenti a non richiuderci in una sorta di bolla dove ci si autorappresenta. Io ho avuto la fortuna, la sfortuna, anche con alcuni compagni qui presenti, di seguire in parte anche per la FICAS, l'alta comunicazione. Sappiamo che è un ambito da saper gestire, proprio perché dall'altra parte abbiamo chi gestisce quelle piattaforme che oltre che proprietario dei dati in grado di determinare anche come Le nostre scelte. quelle informazioni vengono veicolate. Tra l'altro ho avuto anche qui un confronto diretto con il gruppo di Meta, con il licenziamento collettivo, non vi narro le condizioni economiche perché lì non fa testa, dei ticket pranzo di 50 euro che potessero spendere giornalmente. Detto ciò, oltre ai social sicuramente provare ad inserirsi, come dicevo prima, in qualcosa che già c'è. Quello che appunto citavo, noi siamo stati contattati come struttura nazionale da alcune reti nate in maniera autonoma di lavoratori interessati, però neppure si conoscono, perché stanno appunto magari collaborano pur essendo di aziende differenti su delle piattaforme. Però capiscono che c'è qualcosa da Capiscono imparare. che c'è qualcosa e soprattutto si rendono conto, proprio per quello che dicevo prima, che c'è una necessità enorme anche per loro di diritti e di tutele. Magari anche un elemento economico, perché appunto si diceva per le produzioni di ingresso molte anche alte in alcuni piccoli ambiti, ma c'è una necessità enorme di vedersi tutelati dall'altra parte, anche perché quando hai a che fare con una multinazionale, l'ultima che ci ha contattato ieri, con i lavoratori con Xiaomi, che è una potenza economica, hai comunque anche paura di interfacciarti a costruire una conflitto in comunicazione. Certo che sì. Allora, grazie molte. Irene, cosa volevi dire tu? Alice, scusami, non so perché Irene e Cinzia, vabbè. Allora. Ma niente, ho già presentato i dati, mi sembra abbastanza. Solo per le comunicazioni parla timida. Mi hanno fatto sedere qua per stare più comodo. Allora, io credo che sia il caso di... Che ore sono? Siamo in orario. Siamo in orario, allora... Se c'è... Il microfono, ce n'è un altro qui, quindi... Se c'è qualcuno che vuole fare la richiesta... Conosciamo poco il settore, come dicevo, da una parte delle figure che sono altissime professionalità, e poi lo vedremo anche nel pomeriggio, che comunque se non riescono a seguire tutti i cicli produttivi tendono a essere espulsi, dall'altro giovani, molto giovani, una forza da lavoro molto giovane. Ecco, quello che noi dovremmo fare una riflessione rispetto a come siamo organizzati in organizzazioni sindacali è che i giovani vogliono delle cose differenti rispetto ai tempi di vita e ai tempi di lavoro. Cioè, hanno visto come era la generazione precedente, come lavorava, come viveva, non la mettono a confronto perché l'evoluzione cambia continuamente, le sfide guardano, però vogliono qualcosa di differente. Vogliono dei tempi diversi e questo ci dovremo confrontare anche con i tempi del lavoro se li vogliamo rappresentare queste evoluzioni, queste trasformazioni, perché e non parliamo di giovani solo per le donne di necessità, un po' lavorare da remoto, un po' a casa,
l'organizzazione della settimana che fanno solo per le donne, ma per tutta la nuova classe di lavoratori, perché vogliono dei tempi che siano anche i tempi di vita. E questo ci confronta anche in posti di lavoro. Noi rappresentiamo il settore del terziario, molto spesso i centri commerciali che sono aperti 15 ore e non ci ricordiamo che poi se abbiamo un supermercato aperto 15 ore ci vuole anche un'assistenza tecnica che da remoto lavora 15 ore o deve dare soddisfazione a questo. Però anche per questo l'organizzazione del lavoro fatta con meno tempo che permetta anche la conciliazione rispetto a una vita privata dobbiamo tenersi presente. E come sì? Prego. No, poi noi siamo partiti in qualcosa di nuovo, anche di confronto, ma se volete fare delle domande, se qualcosa ha stimolato anche la vostra riflessione, la cosa avevamo pensato di andare a pranzo per le 12:30, abbiamo ancora 20 minuti, la cosa si vede senz'altro, ma anche interventi da parte vostra. Intanto posso dire qualcosa. Certo che sì. Abbiamo sollecitato alcune cose, voglio intervenire su tre cose. Ne hai sollecitato sulla legge sullo smart working, ne sono stati gli obiettivi. La norma di legge è abbastanza contraddittoria perché c'è stata un grande lavoro anche da parte nostra, da parte delle organizzazioni sindacali, perché la legge perché parla di obiettivi, però poi c'è rifilato dentro proprio perché abbiamo avuto lavoro su su questa cosa qui c'è una contraddizione in termini, in realtà, quindi il punto di impatto di caduta potrebbe essere quello che doveva rappresentare. Cioè, questo è il primo problema. Sull'innovazione agile e sull'algoritmo, io credo che noi dovremmo provare a fare un ragionamento rispetto ai modelli organizzativi che si mettono nel campo e quali sono poi i percorsi, i sviluppi, come si costruiscono gli obiettivi. Perché c'è un tema, noi continuiamo a dire contrattiamo l'algoritmo. Il problema è che l'algoritmo non lo conoscono nemmeno le nostre aziende perché lo acquistano. Quindi cosa c'è nell'algoritmo non lo sanno nemmeno le aziende con le quali ne trattiamo. Perché l'algoritmo è in mano a società internazionali di cui tutti occupi anche per il contratto, comunque con loro, sono le 5 grandi big five sostanzialmente che a differenza degli investimenti che fanno le nostre aziende, anche quelle bancari che fanno tanti, ma ultimamente soltanto per l'anno scorso hanno messo 200 miliardi di investimenti, che non arrivano certo nemmeno le banche quegli investimenti. Per cui il prototipo di chi costruisce l'algoritmo è il massimo di tutti i 50 bianco nordamericano, no. Quindi dietro quello ci può essere chiunque, cioè noi potremmo anche trovarci che domani per partire da noi i prestiti vengono dati soltanto a uomini bianchi di un certo status, eccetera, quindi la donna incinta piuttosto di colore, quindi ci possono, si passano una serie di discriminazioni, però il tema vero è che dobbiamo per bloccare, perché io sono convinta che nemmeno oltre ad una formazione che dovrebbero fare anche le nostre aziende, ma bisogna anche tentare proprio di costruire luoghi dove si capisce qual è il modello organizzativo che vogliamo mettere in piedi, perché altrimenti io non credo che ci riusciamo, ed è quello che noi proveremo a fare con la cabina di regia che abbiamo messo in contratto. Il terzo, che mi ha essere citato rispetto ai giovani, rispetto alla retribuzione, c'è un cambiamento. Prima i giovani lavoravano con cortesia, c'è ancora un pezzo, le regole un territorio del sud si sente, oltre che da cognome di Gravina, io e Sposi stiamo proprio... Era la sconfiata, è una cognata che è stata cercata per settimane. No, perché diciamo che era russo, quindi con Napoli, perché la Gravina proprio no. Nella casa Poi maschi e femmina, cioè la avete proprio costruito il tutto perfettamente. Allora, c'è un tema di lavoro diverso perché
non era tanto il lavoro straordinario che non è stato nel passato, almeno a mio avviso, per quello che vedo nel settore, che ha costruito la differenza anche economica, anche di percorsi di carriera tra uomini e donne, è la possibilità per il maschio di fare, come dire, di stare lì anche a perdere tempo e andarsi a fare il calice, non per forza fare lo straordinario, che quello costruisce squadre, quindi è bravo, me lo porto, fa capire come mentre la donna brava è la l'altro. Oggi invece gli uomini sono molto attenti al tempo, al loro tempo, quindi questo potrebbe essere qualcosa di positivo e nello stesso tempo, soprattutto oggi le aziende, quelle del settore che rappresento, ma anche quelle ad alta professionalità che rappresenta la Philips, poiché lo skill è molto alto, le retribuzioni non sono quelle e c'è un tasso di abbandono dei giovani molto ampio, che vanno però all'estero, non rimangono in Italia. Beh, secondo me c'è anche un livello, lo dico così, e che è vero, ma c'è anche un livello di disinformazione e anche di tipo culturale. Perché è vero che queste aziende pagano meno rispetto a, come dire, alle retribuzioni che possono essere ovunque, ma sono aziende dove però c'è quello che noi chiamiamo salario diretto, che è quello che costruisce il futuro. La previdenza complementare, cioè cose che non hanno costi renditi più alti. E c'è un livello culturale che si sta abbassando nella formazione dei giovani da questo punto di vista. Quindi anche su questo è uno degli elementi su quali noi come sindacato dovremmo intervenire. Ecco, dato che cominciano gli europei stasera e si parlava del calcetto per fare carriera, ieri ascoltavo un'intervista molto interessante su Radio 1 di un manager delle risorse umane, delle risorse umane, il quale diceva che grazie all'intelligenza artificiale ovviamente si fa molto prima a selezionare le persone, che però poi non vanno a giocare a calcetto, quindi non sai che persona assumi davvero. Ora c'è stata una direttiva europea, anche un'interazione congiunta con le parti, in cui tutti i dati emozionali deciso, cioè la direttiva europea, cioè tutti i dati emozionali anche per quanto riguarda le assunzioni, questo sia Federica sia Claudio sono più bravi, invece hanno lavorato tantissimo sul dialogo sociale, cioè che quelle cose sono vietate. Il tema è come le decliniamo nella contrattazione anche italiana e abbiamo un problema grosso su questo, che noi non abbiamo un'istituzione italiana, anche europea, però c'è l'idea di costruirla, in Italia non c'è, se la dividiamo nessuno controlla questo pezzo e rischiamo veramente che l'impatto venga ad essere disastroso. Poi una considerazione sul fatto che i ragazzi vogliono una conciliazione diversa nella vita lavorativa e personale. Dobbiamo retrocedere di 70 anni, quindi finita la guerra c'è la voglia di lavorare per rinascere, per farsi una vita. La nostra generazione è quella che ha ereditato qualcosa, quello famoso dell'ascensore sociale, e che è quella che auspica per i propri figli. Poi invece si vede di fermare perché ma perché io devo fare la vita che fa tutto? Perché non posso tornare a fare una passeggiata la sabato e la domenica? O perché non posso uscire alle 5 del pomeriggio davvero e dovrei stare a lavorare fino alle 7? Secondo me, magari progettualità di vita famiglia che per noi era scontato, ma anche padre e due figli, che non è più così, perché sono single. La mia città, Milano, per come la mia proporzione Treviso è quella che è la maggior parte di unifamiliari, cioè persone che vivono da sole, non solo gli anziani, ma proprio i giovani. Andiamo su numeri che vanno verso il 30% e anche oltre. Quindi è proprio una società che sta cambiando. Non vi invidio, è proprio complicato il vostro lavoro di sindacalisti. Non ha più detto niente, aspetta qua. Claudio. Ma perché poi non sta neanche malato. Io cercavo di rendermi invisibile, invece niente. Ho visto che cercavi anche di guardare il telefonino, ti stavo per chiamare. Cosa vuoi sapere? No, una considerazione. No, una considerazione. due considerazioni. La prima rispetto
al mondo che cambia, al mondo del lavoro che cambia, dove arriva questa sfaccettature, però, e su questo siamo noi che dobbiamo, come dire, anticipare anche le esigenze poi soggettive, individuali, perché da una parte c'è giustamente una necessità di conciliazione tempo e vita di lavoro, dall'altra c'è, io penso poi ad alcuni settori, invece la conciliazione di tempo e vita lavoro è inesistente, nel senso che fanno turni di lavoro che magari sono spezzati e quindi rientrano 2 volte tra il mattino e il pomeriggio. Nell'hotel dove io vivo durante la settimana ci sono cameriere che fanno la mattina le colazioni e tornano alle 5 del pomeriggio e fanno la chiusura dell'hotel e del bar. Cioè, quindi ci sono conciliazioni di vita e tempi di vita di lavoro, il problema è che poi nella realtà ci sono attività che invece fanno saltare, ma gli stessi centri commerciali col sabato e la domenica. Forse siamo noi che dovremmo anche costruire delle regolamentazioni, dei limiti, anche nel lavoro individuale, nello smart working, cioè la necessità di una regolamentazione e che spesso non viene dal lavoratore, ma non perché è inconsapevole, delle volte magari anche quello, delle volte invece è l'azienda che ti spinge a saltare gli orari di lavoro, ad essere più produttivo, a lavorare fino alle 2 del mattino. Penso a chi fa software, che lavora da casa e magari sì, è andato dalle 5 alle 7 a calcetto, oppure è andato in palestra, oppure purtroppo ha fatto il servizio di cura, sto riferendomi ovviamente al genere femminile, e poi si rimette al lavoro e finisce alle 2 del mattino. Cioè noi dobbiamo costruire una regolamentazione e probabilmente questo non è solo compito nostro, ma anche compito della politica. Su un orario di lavoro settimanale, nelle flessibilità comunque si deve creare una regolamentazione. Questa è la prima considerazione. La seconda è legata invece al mondo europeo, al mondo del lavoro internazionale. Beh, qui c'è un problema. Noi siamo abbastanza bravi nell'internazionale. Mi ha sollecitato ovviamente Susi, cioè noi riusciamo a costruire dialoghi sociali con le controparti, non in tutti i settori, ma in alcuni settori sì. Cioè nel settore bancario e assicurativo noi storniamo dialoghi sociali, mi sfugge il termine, dichiarazioni congiunte, che sono molto innovative e che dovrebbero essere utilizzate poi a livello nazionale dai sindacati nazionali e che purtroppo invece si perdono. Cioè se io penso ad alcune dichiarazioni congiunte sulla violenza di genere, che sono molto innovative e si fermano nell'ambito nazionale, non vengono prese in considerazione dai sindacati nazionali. Ovviamente io non sto parlando di responsabilità della CGIL, sia ben chiaro. In molti casi questa responsabilità è legata a sindacati, nel nostro caso autonomi. C'è stata una dichiarazione congiunta di Unicredit sullo smart working proprio subito dopo la pandemia, che era davvero molto innovativa e doveva essere cavalcata dal sindacato e contrattata a livello nazionale. La FAI, la Federazione Autonoma, l'ha massacrata con la dichiarazione congiunta del Comitato Aziendale Europeo. Cioè, quindi noi abbiamo anche questo tipo di contraddizione, no? Dove a livello europeo riusciamo a costruire dialoghi, dichiarazioni, joint declaration, chiamiamole come vogliamo, e poi non siamo in grado a livello nazionale di metterle, di inserirle nella contrattazione. Beh, quello sì, infatti, perché noi siamo stati molto bravi nel credito. No. Sì, infatti. Quindi queste erano le mie considerazioni, spero di averti... Grazie.
Cornelli. Claudio. Grazie Claudio Cornelli. Allora, pochi minuti alle 12:30 possono buttare la pasta. Credo che Cecilia ci possa dire che la sala è questa contigua, di qua, e quindi di qua trovate anche il toiletto. Se prima volete uscire e fare due passi, Prima la sigaretta. certo, è perché io sarei per il dottor Sirchi che mi diceva passa. Andando verso la sala,
sarà molto interessante e credo che sia stata anche molto stimolante sia per chi ci ascoltava che per i relatori. Abbiamo avuto il tempo di fare 4 chiacchiere a tavola con le persone che conosciamo ma anche con quelle nuove. E questa è una cosa molto importante, ampliare la propria rete, fare network, recuperare esperienze e condividere. E tutto sommato c'è anche stata la possibilità di fumare la sera per i fumatori. Perché adesso credo che possiamo davvero cominciare, non so se quel gentile signore D'Angelo vuole dare un'altra voce. Ecco. E insomma che c'è, come si dice. Riprendiamo la nostra conversazione, stiamo qui per terziario, credito e commercio, ma soprattutto per delle specificità a confronto nella contrattazione e nell'organizzazione del lavoro tra FISAC e FILCAMS. E riprendiamo partendo dall'alto questa volta con Federica Cocchi, che invito a raggiungerci. Lei è la presidente di Africa Nazionale, che è l'associazione generale dei quadri professionisti e alte professionalità. E un applauso. Ecco. Allora, si appropria alla poltrona perché col suo puntatore vuole mettere in riga alcuni punti e lo farà grazie a delle slide. Sì, ma io sono qui sempre per dare compagnia. Aspettate, perché per renderci le cose semplici, i fogli, il telecomando e anche... Mi manca una terza mano, però... Allora, io proverò... Crescerà, prima o poi crescerà. Facciamo una piccola operazione di... scusate, molto semplice, vediamo se possiamo... Allora, io... Mi avete lasciato da sola sul palco. E questo dà una certa importanza alla mia figura. Allora, mi è stato detto fai delle slide perché ci sono molti dati da presentare. Ora io faccio una premessa così mi tutelo subito. Andrò molto veloce sulle slide in realtà, però ho già promesso che poi saranno a disposizione in modo che i dati possano essere analizzati, studiati, tutto quello che vorrete fare, perché l'argomento che mi è stato dato non è proprio semplicissimo e lineare, e in realtà come dire, va in fila, in linea un po' con tutto quello che questa mattina è stato discusso, mi ha dato molti assist e anche facilitato un po' perché potrò andare veloce su alcuni elementi. Proverò, diciamo, la digitalizzazione. C'è l'assistenza. Sì, di qua. Allora, come vedete i temi in realtà sono parecchi, per cui io tenterò soltanto di lanciare un po' di stimoli anche per i compagni che verranno dopo di me. Anche perché partirei da 2 elementi, proprio in realtà stimolata da Susi e da Roberto anche questa mattina sul livello nazionale, e lancio così un dato che è internazionale, che molti di voi già conoscono, e cioè che il nostro mondo economico e finanziario in realtà è governato da 7 banche mondiali e da 4 famiglie nel mondo, che hanno ovviamente delle partecipazioni in queste banche che in realtà sono anche dei fondi di investimento. E a questo dato ne aggiungo un altro così che butto nella mischia. Che butto nella mischia, e cioè che molte delle analisi che noi facciamo, delle dinamiche aziendali che viviamo, dipendono da alcuni elementi, scelte geopolitiche che si fanno a livello internazionale, che
che hanno tantissimo a che fare con le decisioni economiche. Ve ne cito tre, giusto per portarle così con visione all'attenzione. L'Ucraina è la produttrice di metà del neon mondiale. Taiwan è la produttrice mondiale di chip per oltre il 60% e la Repubblica Democratica del Congo, di cui poco si parla, ma dove c'è una guerra civile da molti anni in corso, è la produttrice del 70% di cobalto mondiale. Il cobalto è quello che abbiamo praticamente nelle batterie, tutte le batterie cellulari, tutto ciò che consumiamo giornalmente e quotidianamente. Questo perché sono voluta partire da questo? Per dire che poi quelle che sono le dinamiche nazionali dipendono molto spesso da tutte le decisioni geopolitiche che ci sono nel globo terracqueo. Così lo faccio passare di più. E quindi veniamo però a capire come è composto il nostro tessuto imprenditoriale. Io sono andata indietro invece di andare avanti. Ah, è al contrario. Per la fine della presentazione ho imparato tutto il sangue. Com'è il nostro sistema produttivo italiano? Perché noi oggi abbiamo visto stamattina un po' di numeri sulla composizione dei settori interessati da questa iniziativa, ma dobbiamo anche capire come questi settori poi si interfacciano e vivono quello che è il sistema economico e produttivo del nostro paese, come ne sono anche impattanti. Ora, circa il 95% delle imprese italiane sono piccole e micro imprese, non arriviamo neanche alle medie imprese. L'indagine sulla rilevazione delle imprese del lavoro dell'INAP del 2021, il ragionamento che poi è stato fatto nel 2022, ci dice che le imprese italiane hanno investito molto poco in nuove tecnologie. Più che altro hanno investito circa il 25% delle nostre imprese in una tecnologia variamente intesa come tecnologia 4.0, che però non è detto che sia l'algoritmo o sia afferente all'algoritmo o all'intelligenza artificiale. In particolare il 18% investe in cyber security, il 4,5% nei big data, di cui si parlava anche questa mattina, poco più del 2% in robotica e soltanto l'1,2% invece investe in intelligenza artificiale. Ovviamente poi questo cambia e si differenzia a seconda dei settori che consideriamo, dei territori che consideriamo e anche della dimensione di impresa, perché ovviamente in questo 95% c'è un'eterogeneità, come dire, della nostra composizione del tessuto imprenditoriale. Giusto per darvi un dato, tra le medie e grandi imprese, per esempio l'intelligenza artificiale ha investito il 12% contro l'1,5% delle piccole e micro imprese. Questo giusto per dare un'idea, così come nei settori abbiamo il settore dei servizi che nonostante sia un settore trainante ha investito circa l'1,9% in intelligenza artificiale. E ve l'avevo detto che andavo abbastanza veloce. C'è un'altra ricerca abbastanza importante che è stata portata avanti dal Politecnico di Milano, me lo sentirete nominare spesso perché sta facendo delle analisi, delle mappature importanti, diciamo, che si basano anche su certificazioni e un'analisi e una ricerca qualitativa oltre che quantitativa, che permette di avere dei dati validi su cui fare delle riflessioni. La stessa ricerca del Politecnico di Milano ci fa arrivare a una riflessione, cioè che la maggior parte delle aziende italiane, mettiamola così, è oggi in un sistema
in cui è consapevole dell'importanza di lavorare con e attraverso il sistema digitale dei big data e dell'intelligenza artificiale, ma manca poi il passaggio successivo, che è il passaggio all'azione, cioè a implementare correttamente, e insisto sul correttamente, questi sistemi di digitalizzazione. Perché che cosa succede nel nostro sistema Italia? Ci sono diversi fattori che contribuiscono, diciamo, a questa nostra anche impatto e arretratezza, se la vogliamo chiamare così. Intanto un tema che si chiama mismatch tra istruzione e quello che invece ci richiede il mondo del lavoro. Intanto l'Istat ci dice, io porto tutti i dati che sono certificati, perché almeno li possiamo utilizzare, analizzare e spendere, l'Istat ci dice che il 27,4% dei giovani, sorrido, tra i 30 e i 34 anni, perché io ho qualche difficoltà, ve lo dico chiaro, a chiamare trentenni, 34enni, fra un po' anche i quarantenni, perché a questo ci stanno portando ancora giovani, non perché non siano giovani, ma perché forse bisognerebbe stringere un po'. Comunque il 27,4% di questa fascia di età ha un titolo di studio terziario, ciò significa che sono laureati. Eppure due sono gli elementi. Uno, che siamo ancora molto indietro rispetto ai paesi dell'Unione Europea, la media è il 42%, e poi che di questi pochissimi sono quelli laureati nelle discipline STEM, quindi stiamo parlando economia, matematica, ingegneria. In particolare la fascia d'età che va tra i 20 e i 29 anni, soltanto il 19,6 per 1000 dei ragazzi, dei maschi, degli uomini è laureato in discipline STEM e soltanto il 13,2 per 1000 delle donne in Italia è laureato in discipline STEM. Quando è il mismatch? Che però c'è una situazione di sovrapqualificazione. Cioè, in realtà i nostri giovani si laureano, anche se sotto la media europea, ma la loro laurea non è in linea per il 37% con quelle che sono le richieste del mercato e c'è quindi una sovrapqualificazione rispetto poi ai posti dove loro si vanno a posizione. In questo quadro si creano due fenomeni importanti, quello delle grandi dimissioni e quello della fuga dei talenti, chiamata anche fuga dei cervelli. Il fenomeno delle grandi dimissioni è un fenomeno che è venuto, come dire, alla nostra attenzione dopo tutta la pandemia. Perché a cominciare dagli Stati Uniti d'America fino ad arrivare alle porte dell'Europa ha coinvolto anche l'Italia e nel 2022 dati del Ministero del Lavoro sono state registrate quasi 2.200.000 dimissioni. Ora qui c'è anche tutto un effetto di quello che hanno stati gli impatti sul lavoro dei licenziamenti, ce lo dobbiamo dire, dovuto diciamo alle casse integrazioni e agli accordi che erano stati fatti durante la pandemia. C'è anche un pezzo del nostro mercato che è ancora tanto legato alla scadenza dei contratti a tempo determinato, tanto per tornare ad alcune delle nostre battaglie, però c'è una forte accelerazione sulle dimissioni e nei settori che noi oggi trattiamo qui abbiamo nel commercio il 52%, si sono verificati, e nel terziario avanzato, compresi le banche e la finanza, abbiamo superato il 75,6% di dimissioni tra il 2022 e il 2023. Le cause. Sicuramente c'è stata una rivalutazione di quelle che sono le priorità, se ne discutevano stamattina, quindi della conciliazione tra la vita privata, non tanto familiare, ma quello che si vuole fare con la propria vita privata e dell'impegno che si vuole dare al lavoro. Ma collegato a questo c'è anche il tema delle condizioni di lavoro, cioè sempre di più c'è la consapevolezza, la percezione che il compenso non sia adeguato sia rispetto al lavoro, quindi al fatto di lavorare, sia rispetto alle competenze e alla qualità della propria istruzione. Oltre a
condizioni di lavoro stressanti, insicure, difficili, che come dire, influiscono su questa considerazione. E l'altro tema è che in alcuni settori c'è stata una crescita di offerta di lavoro legata al lavoro agile, e questo, collegato al tema delle priorità lavorative e personali, ha portato molte persone a cambiare lavoro. Quali sono i settori più coinvolti? L'informatico e il digitale. Nei dati che si presentavano questa mattina emerge forte quanto ci siano uno spaccato importante di professionisti e lavoratori e lavoratrici che sono in quel comparto, segue poi anche il marketing e il commerciale legato alla finanza. Chi sono soprattutto coloro che hanno dato vita alle grandi missioni? Il dato del 60% sono giovani tra i 26 e i 35 anni. A questo dobbiamo dire però più o meno dall'autunno dell'anno scorso, quindi dopo l'estate dell'anno scorso, in realtà si è affiancato un ulteriore fenomeno che invece viene definito la grande impresa, cioè molte persone che avevano prima lasciato il posto fisso, che lo avevano fatto per cercare il benessere fisico e mentale, così viene anche dalle indagini delle forze lavoro, invece poi il 36% dei casi sta tentando di ricostruirsi una posizione lavorativa in Italia, oltre a un'ulteriore nuova tendenza che ancora viene poco analizzata, che è quella che viene chiamata la YOLO economy, la chiamata così, la definita così proprio i giovani lavoratori e professionisti. YOLO, che è un acronimo che sta per You Only Live Once, cioè la vita è una sola, si vive una volta sola, e questa è una tendenza che sta soprattutto, uso questa espressione, spopolando tra due generazioni in particolare, i millennials e la generazione Z. Per capirci, i millennials rappresentano il 17,3% della popolazione italiana e sono giovani nati tra il 1980 e il 1994, quindi parliamo fascia di età 30-44 quarantenni, e la generazione Z invece rappresenta circa il 15% e sono proprio giovanissimi, quelli che sono nati tra il 1995 e il 2010, dai 14 ai 39 anni. Si affacciano, al mercato del lavoro. Qual è la riflessione che vorrei subito condividere con voi? Che molto spesso si è utilizzato anche a livello di narrazione, anche istituzionale, una lettura di questo fenomeno che dice che grandi missioni e questa nuova tendenza di vedere il mondo del lavoro in questo modo è legato solamente alle alte professionalità, o comunque alle professionalità in cui anche l'istruzione è medio alta e quindi c'è una considerazione delle proprie competenze del lavoro diversa. Perché è una narrazione distorta? E lo dico così in maniera molto diretta, è una narrazione distorta perché è una narrazione che vorrebbe far vedere che il nostro mercato del lavoro è un mercato, e anche quindi un mercato economico sano e dinamico, in cui ovviamente le altre professionalità si spostano dal mercato per migliorare. che offre. Ma in realtà così il nostro è un quadro dove c'è un problema di mancanza di investimento in ricerca e sviluppo in tutti i settori. Da 40 anni non si investe in ricerca e sviluppo, cioè in le ricerche. È un paese in cui da decenni si considera il lavoro sottopagato una soluzione ai problemi di competitività italiana all'estero. Ce la dobbiamo dire così, cioè come si fa a competere? La soluzione è sottopagare il lavoro. Non solo, una narrazione che noi conosciamo bene anche molto spesso nelle battute che fanno alcuni personaggi, tutti il buon odiatore, che la colpa di tutto ciò non è altro che disabilità. Cioè è chi lavora che non ha voglia di lavorare, è chi lavora che vuole dimettersi, e l'offerta di lavoro, è rigida perché non si è grati del fatto che ci sia una domanda di lavoro. E a questo mi ricorda un po' invece la situazione in cui siamo oggi, la situazione
descritta da Albert Camus, l'uomo inverso, ma sono andata a ricercare perché l'uomo in rivolta, perché Camus in questa sua pubblicazione scriveva che arriva a un certo punto in cui l'umanità, l'uomo, facciamo proprio un esempio pratico, funzionario, arriva a un limite, lo riconosce quel limite e a quel punto l'uomo in rivolta è colui che è in grado di dire no. Noi siamo arrivati a una situazione di questo tipo, mi verrebbe da dire, cioè una situazione di non ritorno in cui appunto si comincia a dire no a determinate condizioni di lavoro. In tutto questo la fa da padrone un tema importantissimo che è quello della formazione. Oggi, stamattina, i compagni ne hanno parlato, dove per formazione non intendiamo l'istruzione scolastica, ma tutto quello che avviene dopo durante la propria vita lavorativa. Allora, quando si dice, lo dico i dati, che l'88% delle organizzazioni italiane fatica a reclutare i non dipendenti, è anche vero che queste aziende però faticano di loro, cioè a mettere un cambio di passo nell'investire nella formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Uno studio, sono andata a cercare per guardare un po' anche la situazione particolare del Veneto, pubblicato dalla Fondazione Nord-Est, ci dice che se noi incrociamo i dati Istat, perché questo è collegato al piano della formazione, con i dati degli istituti statistici degli altri paesi europei, notiamo che il tema delle formazione e valorizzazione delle competenze e della professionalità è uno dei principali motivi per cui le persone fuggono all'estero, cioè vanno a cercare un lavoro all'estero. E perché è importante lo studio della Fondazione Nord-Est? Perché non si ferma ai dati Istat, perché i dati Istat prendono in considerazione soltanto i numeri che sono registrati nell'AIRE. l'AIRE è l'Anagrafe Italiana dei Residenti all'estero, dove non si è obbligati a registrarsi quando si va all'estero e molte persone non si registrano, alcuni neanche sanno che esiste questa anagrafe, per cui se l'Istat ci dice che in 10 anni, dal 2011 al 2021, soltanto 377.000 italiani tra i 20 e i 34 anni sono emigrati nei principali paesi europei, qui parliamo soltanto dell'Europa, senza considerare gli Stati Uniti, ad esempio, e senza considerare in parte il Regno Unito, perché per gli ultimi anni non viene più considerato, se noi andiamo a incrociare, come fa la Fondazione Nord-Est, questi dati con invece i numeri certificati, quindi d'accordo dagli uffici statistici degli altri paesi europei, la cifra sale a 1,3 milioni di italiani e italiane che sono andati all'estero a lavorare. Non solo, emerge un altro dato, che non è vero che sono soltanto i giovanissimi tra i 20 e i 34 anni ad espatriare, ma c'è una percentuale molto alta tra i 35 e i 49 anni che rappresentano un altro 1.300.000 italiani e italiane che vanno all'estero. Quindi dal 2006 ad oggi i talenti immigrati sarebbero oltre 6 milioni di italiani e italiane che vanno all'estero a lavorare e che non ritornano. Questo ce lo dobbiamo dire. Non vanno a fare un'esperienza in genere che si portano dietro anche i genitori, perché vanno a vedere i esattamente, genitori, alle volte fratelli, alle volte amici, perché si crea una rete che porta ad andare all'estero. E la grande differenza importante, perché il numero ci colpisce, ma ciò che ci deve colpire più non è soltanto e tanto il numero di quelli che partono, ma appunto il livello di istruzione. Sempre di più partono laureati e dottorati, quindi gente che ha fatto anche master e ulteriori specializzazioni, con un incremento del 91% negli ultimi 10 anni e soprattutto un picco registrato negli ultimi anni per le donne. Prima espatriavano soprattutto gli uomini, oggi sono oltre 2,8 milioni le donne che espatriano, cioè per capirci il 48,2% del totale, con un picco
rispetto al 2006, il primo anno che viene preso in considerazione, 18 ore di famiglia anche vedere, con un picco del più 99,3% in 15 anni. Questo giusto per dare qualche altro dato. Qui vi riporto anche dei dati specifici sulle emissioni del Veneto, però stamattina se ne è parlato ampiamente, quindi non sto molto su questi dati perché li conoscete sicuramente meglio di me, però quello che si connette a tutti questi temi e che stamattina è tornato chiarissimo nelle vostre discussioni nei settori che sono stati tracciati è il tema del lavoro agile. Allora, sul lavoro agile certo non ci sarebbe da dire un po', o chiamiamolo come viene chiamato in Europa, che è telelavoro, quindi il telelavoro loro lo comprendono in tutte le fattispecie, sia quello che per noi è il telelavoro così come regolato dall'accordo che noi abbiamo in vigore in Italia, così come il lavoro agile che è regolato dall'81 del 2017. Ora, noi lo abbiamo detto tutti, dopo il Covid c'è stato un esploit dell'uso di questo strumento di organizzazione del lavoro, poi passato il Covid si è tornati un po' indietro, ma si è tornati un po' indietro non ai numeri precedenti, perché comunque abbiamo oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori che oggi sono in smart working. Nel 2019 erano poco più di 500.000, anzi 540.000 o 560.000, adesso non me lo ricordo, però insomma c'è una forbice molto grande tra il 2019 e il 2023. Abbiamo però, come dire, in qualche modo un ritorno indietro per quanto riguarda lato sindacale, se lo vogliamo mettere così, cioè dal primo aprile del 2024 si è tornati alle regole precedenti sulla contrattazione del lavoro agile, cioè si è tornati a stipulare il contratto individuale. Quindi per noi, come dire, questa è ancora una battaglia da portare avanti. Perché lo dico? Lo dico perché grazie diciamo, al periodo pandemico fino appunto all'aprile del 2024 noi lavoro agile eravamo riusciti a inserirlo praticamente come contrattazione in tutti i contratti collettivi nazionali del settore pubblico e in una cinquantina di contratti collettivi nazionali del settore privato e oltre 300 contratti aziendali che lo avevano regolamentato. Però nonostante questo platea di numeri, in realtà aveva attecchito soltanto in alcuni comparti, in particolare anche assicurazione e servizi diciamo di alta tecnologia, quindi appunto per esempio il terziario avanzato e un pezzo del mondo delle telecomunicazioni, per capirci. Che cosa dobbiamo dire su questo? Dobbiamo dire che questi numeri, queste riflessioni ci mettono di fronte a criticità e sfide, ancora faccio fatica in alcuni casi a chiamarle opportunità, diciamo sfide e criticità. Intanto come gestiamo, lo dicevano i compagni stamattina molto bene, non solo e non tanto l'orario di lavoro, ma come gestiamo tutte le condizioni di lavoro connesse al lavoro agile, quindi al telelavoro. Perché se noi ci giochiamo la partita soltanto sull'orario di lavoro, che è essenziale, diciamo, dobbiamo giocare, però se ci centriamo solo su quello, noi rischiamo una partita persa in partenza perché ci potrebbero dire che tutto si sposta sugli obiettivi. Se noi invece portiamo avanti un ragionamento sulla contrattazione di tutte le condizioni di lavoro legate al lavoro agile e al telelavoro, riusciamo a fare un passo laterale diciamo, rispetto alle posizioni che ci troviamo davanti. Perché diciamo questo? Dico questo anche perché noi a livello europeo stiamo provando e abbiamo cominciato nel 2022 a normare le condizioni di lavoro del telelavoro. Purtroppo c'è una prima fase, e purtroppo lo dico convintamente, che è fallita, che era la fase che vedeva le parti sociali essere protagoniste di una nuova stagione a livello europeo anche di dialogo sociale e quindi poter imprimere una differenza sostanziale anche nella trattazione, nella contrattazione del telelavoro, perché
si è preso in mano su sollecitazione del Parlamento europeo e della Commissione europea l'accordo sul telelavoro che è stato firmato nel 2002, quindi ormai 22 anni fa. Stiamo parlando come se fossimo a livello di lira quasi, un passaggio di livello. È grave, ecco, forse dal punto di vista della tecnologia andiamo prima del Medioevo, ecco, ma è un negoziato che è fallito. È fallito per il mancato accordo addirittura tra loro delle parti datoriali. A proposito, quando appunto parliamo di come sia difficile anche per noi alle volte portare a gamba delle contrattazioni, perché dipende anche dalle parti datoriali che abbiamo di fronte e dalla forza che queste parti datoriali hanno rispetto anche ai contesti istituzionali di riferimento in cui ci sono. L'esempio concreto in questo negoziato, il negoziato è fallito perché una parte dei dati delle parti datoriali si sono messe in traverso e sono, come dire, quelle parti datoriali che afferiscono anche a paesi come l'Italia, c'è anche l'Italia tra questi, in cui c'è un ritorno, diciamo, come dire, a una forzatura del dialogo e a una diminuzione dell'importanza del dialogo sociale, del rapporto con il sindacato. Oggi, a quasi un anno ormai dal fallimento di questo negoziato, la Commissione europea ha deciso di prendere in mano però direttamente la regolazione del telelavoro e ha chiesto alle parti sociali, quindi in questo momento noi siamo proprio nella fase di consultazione con la Commissione europea, ci ha chiesto di lavorare insieme sulla direttiva, una direttiva che tratterà sia il telelavoro sia il diritto alla disconnessione. Ed è importante perché quello che noi proviamo come sindacati a portare dentro questa regolamentazione è una svolta culturale ma anche concreta di come contrattare il telelavoro, cioè non può essere soltanto una contrattazione legata a un strumento che viene visto come uno strumento di conciliazione, ma è uno strumento di organizzazione del lavoro. Quindi quello che noi vogliamo contrattare resta l'organizzazione del lavoro con l'insieme delle condizioni di lavoro che questo comporta. E la novità importante è il tema del diritto alla disconnessione, che guardate è un diritto che in parte noi ci possiamo dire che esiste, c'è il diritto al riposo, il diritto alle ferie, ma il diritto alla disconnessione è un qualcosa in più, perché mentre noi non vogliamo il riconoscimento della figura del telelavoratore, lo diceva bene in altri modi oggi anche Roberto, perché non è un lavoro, un altro lavoratore, perché è soltanto un'organizzazione del lavoro diversa. Per quanto riguarda il diritto alla disconnessione, è un diritto importante che va adeguatamente, specificatamente contrattato e definito, perché se viene mischiato, diciamo così, con il diritto al riposo, rischiamo un suo annacquamento anche rispetto a quello che è tutto il tema del lavoro digitale, perché il diritto al riposo comunque resta anche nel lavoro agile, ma non è la stessa cosa del diritto alla disconnessione. Ora non so se sono stata un po' contorta e complessa nello... No, credo che chiunque di noi abbia un telefonino mentre mangia, mentre risponde al telefono fisso, che ce ne sono pure. Mentre guida purtroppo, l'auto dovrebbe essere schermata per quanto mi riguarda, per quanti incidenti provoca questa distrazione. Il diritto alla disconnessione credevo che fosse acquisito. No, non è ancora acquisito, se non in accordi specifici che magari a livello aziendale, nazionale si possono fare, ma manca una regolazione centrale. E tra l'altro questo si sposa anche con quanto diceva Susi questa mattina, perché il riconoscimento del diritto alla disconnessione significa riconoscere gli spazi precisi della persona fuori dai contesti lavorativi e ci aiuta a vedere anche altri elementi su cui lavorare in maniera concreta, riprendo sempre quanto diceva Susi questa mattina, cioè passare dai massimi sistemi a elementi concreti di negoziazione, che cosa possiamo fare. E noi nella direttiva, per esempio, stiamo cercando, siamo ancora in una fase di alta negoziazione, però di portare dentro metodi e strumenti concreti, per esempio, per bloccare
l'utilizzo degli strumenti informatici o la possibilità per il datore di lavoro di contattarti anche una volta che tu hai finito di lavorare e di trovare delle modalità di definire comunque un orario di lavoro, perché se anche vedo che io nel telelavoro, perché sono un lavoro agile nel nostro paese, potrei in teoria lavorare dalle 4 di mattina alle 4 di notte, bene, però tu mi devi dare una fascia oraria e dentro quella fascia oraria io poi lavoro quelle che sono 6, 7, 8 ore o quelle che siano. Quindi è importante tornare in una cornice di contrattazione e negoziazione delle condizioni interne di lavoro, contrattare anche l'orario di lavoro. A questo si unisce un altro tema che, come dire, è una mia anche battaglia personale da tempo, che ci fa, no, tanto ho detto che avrei trovato, come dire, strada spianata, Susi questa mattina, che è il tema del rilancio in Italia, nel nostro territorio, come siamo fatti, sarebbe importantissimo, di tutte le aree interne e un rilancio anche di alcuni settori. Perché se è vero come è vero che noi il freno con le mani non lo fermiamo, io questo lo penso ampiamente, come dire, però non possiamo neanche essere investiti da questo freno, dovremmo cercare, invece che per continuare con la metafora, invece che salire su una carrozza qualsiasi, provare a guidarlo, no? Dalla testa questo freno. Allora, se lo vogliamo guidare dalla testa, noi forse dovremmo cominciare a pensare a spazi di coworking anche multiaziendali sui territori che permettono alle aziende a salvaguardare il tema della privacy dei dati, perché questo è uno degli elementi concreti che l'azienda pone poi quando siamo a questo tipo di trattative, ma dall'altro lato permette ai lavoratori di continuare ad avere un sistema di organizzazione, quindi sfruttare uno strumento di organizzazione del lavoro come il lavoro agile, dentro però un contesto di non isolamento e comunque protetto, e in cui anche il sindacato ritrova accanto a nuove forme e strumenti di avvicinamento e integrazione, però ritrova anche strumenti antichi e tradizionali che comunque restano, perché spazi di coworking tu riesci a mettere insieme più lavoratori. E lo spazio di coworking ti fa recuperare anche, guardo la FICAMS per esempio in questo senso, anche lavoro in quei comparti che a causa del lavoro agile perdono posti di lavoro, le mense, la vigilanza, le pulizie, che sono alcuni dei comparti che, come dire, di fronte alle chiusure di grandi stabilimenti, ce lo dobbiamo dire, perdono posti di lavoro importanti, nel rilancio invece di strutture, spazi come i coworking ritrovano possibilità lavorative. E su questo l'Europa è sensibile, vi trovate a discutere di questo a livello? Sì, ci ritroviamo a discutere anche di questo, così come trovare strumenti di compensazione per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che per il tipo di mansione che svolgono ovviamente non possono accedere a questo strumento, okay? al lavoro agile. Cerco di andare velocissima. Questo è collegato comunque a tutto il tema del cambiamento del lavoro e delle professioni. Così vado in diretta dal lavoro agile a parlare dell'intelligenza artificiale e dell'algoritmo. Li nomino tutte e due perché non sono proprio la stessa cosa e anche dal nostro punto di vista, su quella che è la relazione sindacale, dobbiamo avere ben chiaro che bisogna avere anche strumenti di azioni diverse quando parliamo dell'uno e parliamo dell'altro. Allora io inizio con lanciare questo elemento. Il Doomsday Clock, che è l'orologio che segna l'apocalisse, che dovrebbe riguardare il mondo, ci dice oggi, fine 2023, che noi siamo a 90 secondi dalla mezzanotte nucleare, ma per la prima volta dal gennaio del 2024 in questo orologio vengono inseriti a cadenza, non regolati di tempo in tempo, con il cambiamento anche delle società, della cultura e dell'economia, vengono inseriti elementi che possono accelerare o rallentare questo orologio, queste lancette. Da gennaio 2024 è stata inserita una criticità in più che accelera invece questi secondi, che è appunto l'intelligenza artificiale. Mentre l'algoritmo non era stato inserito,
12 mesi, 24 mesi, lo vediamo per esempio con il caso di ChatGPT. Un anno fa, io me lo ricordo perché l'abbiamo fatto anche al nostro congresso, discutevamo dell'introduzione di ChatGPT, era il febbraio del 2023. Introduzione di ChatGPT, delle potenzialità che ChatGPT poteva dare. Oggi, a meno di un anno e mezzo di distanza, questo è superato, ma non perché è superato ChatGPT, perché è entrato già nella quotidianità. Io ho 2 figli adolescenti, una di queste 2 figlie prima di me mi ha detto: mamma, adesso ti faccio vedere come riesco a trovare io le notizie, mi ha ChatGPT, peccato che non sapeva che già la conosceva, quindi te l'ho bloccato, però oggi andiamo oltre. Oggi parliamo a un anno e mezzo di distanza già per esempio di listening, e cioè parliamo di un tema che riguarda il controllo della privacy. Che cos'è il listening? Allora, lo vediamo tutti i giorni, molti di noi non ce ne accorgiamo quotidianamente. È il servizio di ascolto attivo che tutti i nostri mezzi tecnologici, dal cellulare al PC, Alexa, no, non è un assistente vocale, è un sistema che Alexi, che cosa fanno? Praticamente c'è un software che agisce in una funzione silenziosa in cui ascolta le nostre conversazioni. Allora, questo sistema in una forma, chiamiamola così, passiva e non trasparente già da parecchi anni, perché ci avete fatto caso tantissime volte che magari parlare con un parente, con un amico, con un collega di qualcosa, anche un paio di occhiali che volete comprare, poi aprite internet oppure Facebook, un social, la prima pubblicità che vi appare davanti è degli occhiali da sole. Come mai a fare questa pubblicità? Quella è stata modificata perché è stata resa anche trasparente questa possibilità. Questo è anche l'elemento più grave, si chiama listening, e tra l'altro l'azienda che la promuove si chiama Cox Media Group, quindi c'è un'azienda codificata dietro questa strutturazione che però noi ancora oggi non sappiamo come funziona e come raccoglie i dati e che cosa ne fa dei nostri dati a proposito di gestione dei dati. E allora in questo tema diventa per noi essenziale. No, proprio inquietante, perché a volte sul telefonino senti che dice cosa hai detto? No, scusa, non sto parlando con te, bisogna tenerli lontani. Diventa per noi importante capire come poter gestire questa invasività dell'intelligenza artificiale e quindi tutti quei rischi come legati alla privacy, alla sicurezza, alla cyber security di cui tanto le aziende parlano, ma soprattutto come proteggere i nostri dati come persone, come cittadini. Io vi ho messo, giusto per ricordare un po' a tutti noi, il caso di Cambridge Analytica, che fu il caso in cui furono venduti milioni di dati degli utenti di Facebook durante le elezioni che riguardavano Trump, giusto per ricordarlo. Però questo ci dice tanto di come noi dobbiamo e di quelle azioni concrete che noi dobbiamo cercare di portare avanti come sindacato per arginare e guidare i dati e la protezione della privacy. L'ho centinato di dirlo. Diciamo tutto questo. Ci sono degli enti che vengono al nostro sostegno anche per dirci dove stiamo andando e che cosa possiamo fare, che come dire, io li cito in maniera molto felice perché non sono propriamente due enti di estrazione sindacale o come dire il Fondo Monetario Internazionale non è che sia un'organizzazione comunista o di sinistra, no? Quindi se dice dei dati dice perché forse qualche cosa di vero in fondo c'è. Se noi mettiamo insieme il rapporto del Fondo Monetario Internazionale con quello dell'Ocse sul lavoro e l'intelligenza artificiale, emergono alcuni dati molto interessanti che ci devono far riflettere, e cioè che l'intelligenza artificiale sta già impattando sul 60% dei lavoratori delle economie avanzate, quindi l'Europa per capirci, non solo, ma anche già sul 40% dell'occupazione globale, quindi che prende in considerazione anche quei paesi e quelle economie che noi non consideriamo avanzate. E questo che cosa significa? Significa che
e si allarga ancora di più la disuguaglianza di reddito, la ricchezza all'interno degli stessi paesi e addirittura quello che noi abbiamo di fronte, e vediamo anche nel nostro paese, è un rischio di polarizzazione enorme all'interno delle stesse fasce di reddito. Quindi c'è un impatto importantissimo su quello che è le condizioni non solo di lavoro, ma di vita delle persone e quindi un impatto importante su un sistema che riguarda le competenze delle professioni che è legato a quello che dicevamo prima, la formazione, la riqualificazione, gli investimenti in aggiornamento professionale non a breve termine per affrontare l'oggi, ma a medio e lungo termine, che riguarderà sempre di più professioni medio-alte, ma non perché c'è una svalorizzazione delle professioni diciamo con un livello medio-basso, ma perché anche quelle professioni che una volta noi consideravamo diciamo con un livello di competenze basso o comunque minore, richiederà invece un aumento delle proprie competenze. Faccio un esempio concreto. L'operaio addetto alla qualità in azienda oggi deve avere delle competenze specifiche che sono considerate competenze altamente tecniche e che hanno anche a che fare con la gestione di strumenti digitali, giusto per dirne una. E ci dice anche il Fondo Monetario che alcune delle professioni delle occupazioni che più già sono impattate da queste sono quelle del campo della finanza e nel campo delle attività dei servizi ad alta tecnologia, ICT, per capirci, terziario avanzato. E dov'è la particolarità del Fondo Monetario Internazionale dell'OCSE? Che come dire, va in linea con quello che noi da anni anche dobbiamo portare avanti, cioè ci dicono che ci sono degli strumenti di governo che vanno messi in piedi di questo sistema. E quali sono questi strumenti di governo? Il salario minimo, la contrattazione collettiva. Bisogna lavorare sulla contrattazione collettiva, una maggiore formazione che mette in piedi strutture e reti di sicurezza sociale. Non era scontato che questi due istituti dessero queste soluzioni. Vado veloce, tanto poi queste le trovate, vi ho portato dei dati concreti di quali sono le professioni che scendono e le professioni che salgono e vi ho portato anche qualche esempio concreto su tutti e tre i comparti che oggi voi qui state analizzando e su come l'intelligenza artificiale da un lato, l'algoritmo dall'altro sta impattando sul cambiamento di queste professioni. Il tema diciamo, fondamentale rimane quello che vi ho riportato qui, queste sono le riflessioni e anche le sfide un po' che abbiamo, come gestire il cambio e la sostituzione dei lavoratori delle professionalità e come gestire l'integrazione delle mansioni e i prestighi, quindi la formazione di questi lavoratori e lavoratrici per lavorare con le macchine, perché le macchine non devono arrivare diciamo, a sostituire il lavoro dell'uomo. Vado velocemente verso la conclusione per contegliarvi ulteriormente. No, nessun tema, perché abbiamo... Lo so. Quindi il tema è ci sono delle questioni etiche, lo diceva. Esattamente, l'algoretica. L'algoretica. Non è che diciamo è in teoria una novità, è solo che fino ad oggi questo tema non veniva affrontato soltanto l'impatto tecnologico. Si affronta man mano che Esattamente, noi abbiamo il gruppo diciamo, di esperti dell'intelligenza artificiale della Commissione Europea che già un po' meno di 10 anni fa, nel 2018, aveva indicato come 3 elementi importanti da considerare, 3 colonne importanti nell'implementazione dell'uso dell'intelligenza artificiale, la legalità, cioè la messa a terra di strumenti legislativi, la robustezza delle norme e dei diritti da considerare e l'eticità dell'intelligenza artificiale. Sto andando avanti o indietro? Non lo so, avanti. E ci sono degli strumenti che noi abbiamo a disposizione, guardate, già abbiamo degli strumenti.
Qualcuno già oggi parlava del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che però è un regolamento, io lo ricordo sempre, che guarda ai cittadini e non ai lavoratori. Qual è la differenza? Che si parla dell'intelligenza artificiale soltanto dal punto di vista della protezione dei dati per i cittadini, ma non si affronta tutto il tema del mondo del lavoro, ed è uno dei motivi per cui noi, anche nella discussione con la Commissione europea per quanto riguarda telelavoro e diritto alla disposizione, stiamo provando a riportare al centro anche questo tema. Oltre a questo, che cosa abbiamo? Abbiamo il GDPR, che è uno strumento importante che noi già abbiamo in mano come sindacato, che è il regolamento sulla protezione dei dati, il trattamento dei dati a livello europeo, e che noi possiamo giocarci anche nelle contrattazioni con le aziende. E poi siamo avanti su questo, compagni e compagne, perché rispetto a molti paesi dell'Unione Europea il nostro statuto dei lavoratori, con l'articolo 4, con il divieto di controllo e sorveglianza, ci dà una mano importante anche nella gestione degli strumenti che riguardano l'intelligenza artificiale. E dico altro per non andare oltre, quello che vi dico quindi qual è, questa è la sollecitazione con cui vi lascio, cioè qual è quindi il ruolo che noi ci dobbiamo giocare come sindacato. Sicuramente, diceva stamattina anche tutti i compagni che hanno parlato e anche Roberto, noi dobbiamo rilanciare, guardo l'amico Claudio da questo punto di vista, il ruolo del sindacalismo in Europa. Il ruolo dei CAE è fondamentale, così come è fondamentale il ruolo dei sindacati per, come dire, a livello europeo, con le nostre tradizioni, le nostre esperienze, per influenzare le politiche che ci sono a livello europeo. Noi dobbiamo superare questa cultura che c'è, questo processo che è in atto di riduzione della contrattazione collettiva dai ricorsi di innovazione tecnologica, e lo dobbiamo fare riaffermando per esempio che questo strumento è uno strumento che non può essere non solo utilizzato ma a monte implementato e pensato se prima non c'è un vincolo di confronto preventivo con le parti sociali. Mi sembra lo dicesse proprio Claudio questa mattina nelle sue valutazioni. E chiudo, non so se si può aprire quel link. Sì o no? Nessuno sa. Eccolo là. Bisogna aprire YouTube, link qua. Adesso parte. Bisogna linkare sulla progettina. Vabbè, se no, però io non so. Ecco, noi chiudo dicendo che noi siamo in questa situazione, che la nostra sfida è quella di non prevedere soltanto delle azioni difensive, ma anche di attacco per provare a portare a casa qualche risultato. Grazie. Di comunità, invito durante a raggiungerci naturalmente, siamo fallo o non fallo, è sicuramente un invito importante. Facciamo subito il collegamento, però intanto abbiamo Fausto Durante. Adesso introduciamo anche la prossima ospite, che è Maria Laura Agosta. Eccola lì. Eccoci, buongiorno a tutti. Dicevo che dopo aver sentito Federica Conti dice non solo per una finestra, ma eravamo proprio su di governare, di cavalcare questa tigre così importante che è l'intelligenza artificiale. Fra qualche giorno, mi auguro per voi, anche per me,
dopo qualche giorno di vacanza, perché ci sarà anche la possibilità di leggere qualche libro. E allora noi facciamo due proposte. Fausto Gelante è qui per presentarci Lavorare meno, vivere meglio, invece collegata con noi, non so da dove, adesso glielo chiediamo, c'è Maria Laura Acosta. Dove ti trovi, Laura? Allora, mi trovo a Milano, dove sono basata. Non ho potuto essere lì, a dire la verità, perché avrei dovuto avere un meeting global a Parigi, la nostra sede, poi avrò modo di raccontarlo. E poi alla fine, appunto, come dire, abbiamo gestito il meeting che, insomma, purtroppo non sono potuta intervenire infatti questa mattina, perché, insomma, si è trasformato da remoto. Questo sempre in un'ottica di flessibilità, ecco, di cui comunque parleremo. Benissimo, allora questa volta il remoto ci consente di avere qui con noi anche Maria Laura Acosta, che assieme a Sonia Malaspina, con la prefazione di Francesca Recchioni, ha scritto Il congedo originale ROI Edizione. Tra l'altro sul congedo poi vi verrà anche consegnato un libricino per capire come ottenere questi congedi, quanti sono, come si fa. Lavora, è una dirigente di Danone, lavora nelle risorse umane e ci vuole spiegare che cos'è questo congedo originale. Non è il cambio originale. Cosa? Purtroppo l'audio non è il massimo, ti chiedo scusa di ripetermi le ultime parole. Il congedo originale non è il peccato originale. No, esatto, grazie per questa introduzione. Infatti, come dire, il titolo prende le mosse proprio da lì. Adesso avremo modo di raccontarlo. Allora, innanzitutto non vedo la sala, ma immagino insomma sia ricca, sia piena, quindi curiosa, la sala curiosa. Benissimo, è la curiosità che muove il mondo, quindi grazie, mi spiace appunto non essere lì fisicamente presente, però grazie per avermi dato questo spazio anche digitale. Sì, il titolo prende proprio le mosse dall'idea del peccato originale, perché in realtà, come dire, quello da cui siamo partiti insieme a Sonia è andare un po' al di là dell'idea poi no, della normativa, dei congedi o comunque di tutto ciò che appunto è normato, perché indaga un po' tutte le dinamiche, possiamo dirlo, culturali che stanno dietro al concetto di cura. Sappiamo che la cura ancora oggi, poi adesso vi racconterò un po' la storia, ancora oggi è un tabù all'interno delle organizzazioni, è completamente stigmatizzata. Noi nello specifico facciamo, per la storia che abbiamo, per i dati che anche abbiamo a supporto, facciamo un affondo molto importante e preciso su tutto il mondo della genitorialità, però non tralasciamo neppure il mondo dei caregiver, per esempio. Sappiamo quanto in Italia sempre più si sia spostata l'età appunto in cui si ha il primo figlio, e quindi la famosa generazione sandwich, in cui si è compressi tra chi ha un bambino, cioè allo stesso momento si gestisce un bambino piccolo e un genitore anziano. Sappiamo insomma che i numeri crescono sempre di più proprio per questo spostamento in avanti dell'età. E per cui, come dire, da dove nasce questo libro? Nel 2011 inizia un percorso con Sonia Malaspina, appunto la precedente HR Director di Danone, che decide, come dire, di cambiare passo in un qualche modo. Do solo delle coordinate, non per raccontare di Danone, che come dire, non c'entra niente ed è slegato, ma solo per dirvi che il tutto nasce quindi come dimensione, come dire, di supporto all'inclusione, ecco, all'interno di Mellin, che come conoscerete come brand legato agli alimenti per l'infanzia, eccetera. E quando Sonia è arrivata nel 2011, sono arrivata qualche anno dopo, toccò con mano una situazione molto strana, quella per cui paradossalmente un'azienda produttrice di prodotti per l'infanzia non creava, come dire, le giuste condizioni di serenità tali per cui una mamma che dichiara, o una futura mamma che dichiara una maternità, si sente terrorizzata. Sappiamo purtroppo che ancora, e ce lo dicono i numeri, questa è la situazione in Italia. Diciamo che ad oggi c'è un pochino più di attenzione, se non altro, sul fenomeno. Nel 2011 era avanguardia. Allora a quel punto decidiamo insieme di costruire quello che poi diventa innanzitutto
Baby Decalogo, quindi 10 semplici regole a supporto della genitorialità, che partono dall'idea di togliere lo stigma della cura, quindi genitoriale, appunto all'interno dei luoghi di lavoro, per poi diventare quella che poi è stata definita anche a livello globale la Danone Global Parental Policy. Per cui un elemento importantissimo qual è stato? Sicuramente quando insomma io mi relaziono un po' in giro con altre aziende, mi dicono ma qual è un po' il segreto per costruire quella che è una roadmap a livello di diversity ed inclusion? Essere consistenti, se si riesce, con quello che si fa, con il proprio business, perché come dire, nessuno mette in dubbio probabilmente il valore sociale ed etico, morale di queste azioni, ma sappiamo benissimo che i contesti aziendali, privati soprattutto probabilmente, come dire, mettono un po' al centro quello che ovviamente i risultati di business. Quello che noi abbiamo cercato di fare è rimettere al centro soprattutto la persona, e la persona non è slegata, cioè il professionista non è slegato dalla persona, siamo sempre, come dire, noi, soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro dove trascorriamo tantissimo tempo, ecco che quindi cerchiamo di ribaltare questa mentalità. Ci vuole tempo, è un percorso appunto di medio-lungo termine, e soprattutto quello che è importante ribadire, altro tema, come dire, che forse pochi in maniera onesta dicono, è che ci vuole una sponsorizzazione, se vogliamo, da parte del management, che deve appunto credere in queste politiche. Tutto partito, lo dicevo, dalla direttrice del personale, ma anche con il supporto del general manager, quindi il precedente amministratore delegato, l'attuale ha continuato, anzi si è fatto proprio portavoce. Quindi in un qualche modo è vero che le istanze delle persone sono fondamentali, noi questo lo raccontiamo molto bene, dopo quando andrò concretamente su cosa vuol dire lo dirò, però tutto parte, possiamo dirlo, dalla forza che ha il top management nel dire sì, proviamoci, facciamolo, perché è necessario ribaltare il punto di vista, se non altro perché ti porta poi anche degli interessi di economici in un qualche modo. Possiamo andare direttamente a quelli per poi come dire, passare un po' ai pilastri su cui si basa, diciamo, la politica di supporto alla cura, in generale poi anche quindi il libro. Quali sono i benefici di fatto che le organizzazioni ne hanno? Benefici anche e soprattutto in termini economici. Si parla tanto del dato di cosiddetto, scusate gli inglesismi, poi va bene, le multinazionali ci permeano di inglesismi, comunque il cosiddetto engagement, quindi l'ingaggio, cioè quanto le persone si sentono motivate nel lavorare, quindi nel dare il massimo. Un conto è lavorare, un conto è lavorare bene, lo sappiamo. Quindi il dato di ingaggio è quello che poi, come lo dicevo prima, fa in modo che le persone si sentano libere di esprimere se stesse al lavoro, e quindi quello è un dato fondamentale. Pensiamo al dato di turnover, che è molto legato al primo, a quello di ingaggio. Un altissimo turnover, che cosa comporta? Quali sono qual è l'altro lato della medaglia? Porta dei costi di reimpiegamento, di recruiting, di inserimento all'interno delle organizzazioni altissime, oltre al fatto che, come dire, non crea una forza lavoro stabile che è solida anche nel tempo. Quindi politiche di supporto alla cura creano, e quindi di welfare, di benessere, di sostegno alle persone, creano, come dire, hanno un impatto positivo sul turnover, creandone uno, come dire, normale e non uno schizofrenico. C'è un altro dato che noi mappiamo e misuriamo, e per noi è veramente una cartina di tornasole, ed è quello dell'assenteismo. Sappiamo anche qui, tema economico, quanto l'assenteismo pesi all'interno dei contesti lavorativi, in generale in Italia. Noi sappiamo che si attesta circa, qualche settimana fa leggevo che era circa il 6,5% in Italia, noi al momento siamo sullo 0,3, quindi fondamentalmente
politiche di questo genere, ma nel medio-lungo termine ovviamente, abbattono quello che è l'assenteismo, proprio perché se si lavora in ottica di flessibilità, ma soprattutto anche di serenità e possiamo dirlo di mutuo soccorso all'interno dell'organizzazione, in cui le persone si tendono un po' la mano, perché c'è chi cura il bambino piccolo, chi cura l'anziano, chi cura l'adolescente se vogliamo, o addirittura da ultimo adesso abbiamo appena lanciato una policy a supporto delle persone malate di cancro, quindi proprio per togliere anche lì lo stigma del cancro dal luogo di lavoro. Quindi ne ho citati solo 3 dati, potrei andare avanti. Per esempio a livello parentale noi mappiamo tutte le maternità che rientrano poi al lavoro, sappiamo che una donna su 4 diciamo che decide, è obbligata a lasciare il posto di lavoro dopo la prima o soprattutto dopo la seconda maternità, perché appunto, come dire, reinserirsi in un treno in corsa che è l'organizzazione non è così semplice, quindi se non c'è una rete attorno, se non c'è un'organizzazione che ti supporta e che ti lascia i tuoi tempi e i tuoi spazi, chiaramente è molto difficile. E poi per esempio un altro dato molto importante su cui noi insomma che ribadiamo tanto è quello della cura condivisa. Sappiamo quanto, come dire, il tema della genitorialità e della cura pesi sulle spalle delle donne. La cura è associata, le attività di cura in generale sono associate per cultura alle donne, quindi la cura è femminile by default. Noi spingiamo tanto e abbiamo lavorato tanto nel tempo anche sul cercare di rendere più obbligatorio possibile, senza renderlo obbligatorio, quindi creare la cultura perché i papà usufruiscano dei giorni di congedo parentale. Noi abbiamo ampliato i 10 giorni di congedo previsti insomma dalla normativa italiana, portandoli a 20 giorni. Questo perché appunto sperimentare la cura è il primo passo per capire quanto le attività di cura appunto paradossalmente poi restituiscono professionisti migliori alle organizzazioni, più consapevoli. Per cui, come dire, il nostro percorso, quello che era il baby decalogo e poi quindi la parental policy, si costruiscono e basano su 4 pilastri molto semplici. L'ho citato prima. Innanzitutto pilastro culturale, bisogna lavorare insieme quindi dall'alto e dal basso, quindi dall'ascolto delle persone e dal supporto del top management che gestisce l'organizzazione gerarchicamente, da un punto di vista culturale, nella maniera più, come dire, sincera e costruttiva possibile. Ci sono chiaramente all'interno delle organizzazioni bias, elementi di freno e disturbo, cioè se vi dicessi che chiaramente è stato ed è un percorso semplice, mentirei. Bisogna, e soprattutto non è quello neanche il nostro fine consoneo, il fine del libro. Quello che noi tendiamo a dire è: si può fare, se si vuole si può fare, perché sgombriamo anche il campo da un altro elemento che è quello tale per cui Danone chissà quanti investimenti ha o può fare, chissà che budget avranno. Altro stereotipo, perché assolutamente bisogna costruire, perché gli investimenti arrivino bisogna dimostrare prima che come dire, tu quel budget puoi saperlo gestire e l'investimento in un qualche modo è produttivo. Quindi noi ci abbiamo messo quasi 10 anni per costruire i KPI, quindi le misurazioni di cui vi parlavo, e per portarle poi in alto a Parigi dai nostri capi mondiali, per, come dire, farci dare poi l'imprimatur, ecco. Quindi ci vuole predisposizione nel medio-lungo termine, ma bisogna innanzitutto crederci, quindi approccio culturale. Il tema dell'ascolto è fondamentale, l'ho accennato, no? Quindi sicuramente noi quello che abbiamo fatto sempre in tutte le nostre policy, non solo quella a supporto della genitorialità, ma anche a supporto della cura delle persone fragili e anziani, cosiddetti caregiver, come anche la parte oncologica, noi per tutto partiamo sempre dall'ascolto, come banalmente banalmente, in realtà sono momenti molto complessi e anche toccanti. Partiamo da focus group, quindi da gruppi di persone che volontariamente decidono di dire la propria, di dire di cosa hanno bisogno. Noi raccogliamo le istanze e poi creiamo quello che poi appunto cosiddetto un documento, una policy
policy che non rimane lì, come dire, nelle intranet aziendali o, come dire, in bacheca. Viene per essere vissuta, deve essere agita dalle persone stesse, che quindi se l'hanno co-costruita si sentono anche rappresentate. Ecco, questo per dire che anche tutto ciò che cala dall'alto poi probabilmente deve essere sposato, soprattutto all'organizzazione, perché sia credibile. Il secondo pilastro... Sì, appunto, il secondo pilastro. Ok. Il secondo pilastro è quello psicoaffettivo, quindi supporto psicologico in maniera sempre volontaria e aperta. Terzo pilastro e quarto pilastro sono quelli rispettivamente organizzativo ed economico. Non a caso quello economico lo lascio per ultimo, proprio perché se non c'è una costruzione a partire dalla cultura, probabilmente si possono dare aiuti a pioggia, ma non vengono neppure apprezzati. Come il caso di tante aziende che, insomma, con cui mi capita di interagire. Organizzativo, partiamo da questo, intanto si parla di flessibilità. Si parla di flessibilità. Quindi abbandoniamo un po' l'idea del smart working, flex, quello che vogliamo, come vuole essere chiamato, ci sono un sacco di acronimi ormai. L'idea è proprio di pensare in ottica di tempo lavoro, per cui noi lavoriamo per obiettivi, indipendentemente dal timbro del cartellino e poi mi cade la penna paradossalmente da un lato e dall'altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tu ti prendi cura di una persona, ma banalmente di te stesso, qualcosa di non negoziabile, il tempo, tu hai bisogno di tempo. Noi siamo andati incontro da questo punto di vista già dal 2011, quando ancora lo smart working non era normato, non è così normato neppure quasi ora, figuriamoci nel 2011. Siamo andati, come dire, incontro sempre alla flessibilità. Questo perché? Perché lavorando proprio per obiettivi, come dire, andiamo oltre il concetto del cartellino, perché si instaura, e anche qui c'è un percorso, una fiducia tra capo collaboratore, tale per cui non c'è bisogno, come dire, del controllo, ed è un percorso chiaramente. Infine veniamo quindi al supporto economico. Cito solo un supporto su tutti. Dicevo prima dei giorni di paternità, che li abbiamo raddoppiati. Al di là di quello, noi ci siamo tanti interrogati anche sul tema del pay gap, quindi il gap che si crea retributivo tra uomo e donna all'interno delle organizzazioni, per cui tante organizzazioni corrono ai ripari con un budget ad hoc, ecco, dove magari poi si sfocia nella non meritocrazia. Quello che noi abbiamo notato negli anni è che nel momento in cui la mamma che va in maternità, in congedo, per qualche mese esce dall'organizzazione, cosa succede? Scompare dalle politiche retributive. Immaginerete che durante l'arco dell'anno tutte le aziende si approcciano di fatto alle revisioni retributive, e anche, come dire, riconoscono quelli che sono i bonus, gli incentivi a seconda del tipo, diciamo, di inquadramento che hanno all'interno dell'azienda. Far scomparire la donna che va in maternità da queste politiche e magari al pari invece il suo pari uomo che fa più o meno il suo stesso lavoro o proprio lo stesso, invece, come dire, viene riconosciuto perché dentro l'organizzazione, ecco, questo crea un gap. Noi l'abbiamo notato negli anni, è motivo per cui al di là di ogni elemento, quello che facciamo è mantenere il cosiddetto bonus a target, quando appunto si va in congedo, così come il premio di produttività, così come anche l'eventuale aumento di merito, soprattutto se, come dire, dei mesi all'interno insomma, dell'arco dell'anno si è lavorato, l'aumento di merito può e deve essere somministrato. Questo non crea alla lunga quel gap che poi è difficilissimo chiaramente da colmare e su cui tutti si strappano un po' i capelli. Ecco. Poi sicuramente c'è anche il tema dell'integrazione della maternità facoltativa, su cui comunque si sta anche lavorando a livello normativo, ed è un altro elemento fondamentale per creare le giuste condizioni appunto di cura e di rientro con serenità al lavoro. Quindi queste sono un po' le tematiche principali. Una domanda, Maria Laura. Abbiamo detto le 4 pilastri principali, la cultura, sicuramente bisogna cambiarla, non è una cosa così semplice.
il livello psicoaffettivo, l'organizzazione, quindi l'incontro ai lavoratori e alle lavoratrici di collaboratori, perché se cambiamo cultura bisogna che anche il concetto di paternità oltre a quello di maternità. Il livello economico, abbiamo detto che viene restituito un genitore quando rientra addirittura delle competenze in più, non in meno, ma questo lo possono fare le grandi aziende o anche le piccole? No, allora ecco, quello che noi cerchiamo, grazie mille per la domanda, perché insomma mi aiuti a raccontare qualcosa di più. Quello che infatti noi diciamo è proprio questo, cioè il tema del eliminiamo l'idea dei budget, no? Cioè dell'idea che servano solamente grandi, come dire, elementi economici per costruire queste politiche. Vi posso fare un esempio su tutti, parlando con un direttore del personale di un'azienda, settore assicurativo, quindi fuoriesce un po' dal tema un po' di oggi, però indipendentemente da tutto, lui mi diceva, abbiamo concesso più di, mi ricordo, 3 mesi di paternità, però nessuno, cioè fondamentalmente nessun papà decide di prenderlo, quindi noi investiamo eppure niente, c'è questo blocco. Questo però è proprio la dimostrazione per cui, sebbene si possano avere dei budget illimitati, ma se tu non hai costruito prima, come dire, la cultura per cui il papà non viene stereotipato come mamma alla macchinetta del caffè, probabilmente ancora di lavoro da fare ne hai. Quindi ritorno un po' alla tua domanda. Quello su cui bisogna lavorare sono piccole e semplici azioni. Paradossalmente, ve lo dicevo prima, l'ascolto è fondamentale. Noi ascoltiamo tutte le mamme e tutti i papà che rientrano dal congedo, i papà anche sebbene stiano via praticamente solo un mesetto, figuriamoci la mamma che rientra dopo tutto il suo periodo di congedo. Il momento di ascolto è fondamentale, innanzitutto perché è chiaro, c'è la normativa, c'è il supporto della policy, però ogni caso è diverso dall'altro, ogni persona vive il rientro in maniera differente, capire anche le sue esigenze in relazione al lavoro che faceva e che ora poi andrà a rifare, o insomma le sue aspettative, semplicemente rassicurare. Ecco, l'ascolto per esempio è un'azione completamente a costo zero, o comunque incluso già all'interno dei costi del personale assunti da noi stessi, che però dà tantissimo in termini appunto di serenità, di ingaggio. Va bene, Maria Laura, grazie molte. Con un sì o con un no a quest'ultima domanda, oppure in termini di tempo, quello famoso che non è negoziabile, torneremo alle 500.000 nascite in Italia in quanti anni forse? Se avessi la risposta probabilmente non so. Comunque grazie per la domanda sfidante. Chiaramente servono delle politiche, comunque ne approfitto per dire un'ultima cosa, servono delle politiche di co-costruzione. Noi banalmente proprio 2 mesi fa abbiamo lanciato il manifesto per la parità di genere nella filiera produttiva. Questo vuol dire che noi diamo all'interno delle nostre gare, quindi di appalto per l'azienda, no? Dei punteggi aggiuntivi a quei fornitori con cui lavoriamo che si approcciano positivamente ai temi di parità di genere. Questo crea un volano e, come dire, una appunto co-costruzione fondamentale, perché se insieme non si fa tutti un po', è difficile. È difficilissimo e bisognerebbe probabilmente capire che tutto ciò è un ritorno sull'investimento, altrimenti anche le nostre pensioni probabilmente non esisteranno. Allora, fare bambini diventa un business dal punto di vista aziendale. Allora, grazie a Maria Laura Agosta, grazie al suo progetto originale. Le 3 parole, si può fare. Grazie, buon pomeriggio. Presto voi, grazie a voi. Grazie davvero. Allora abbiamo qui accanto a noi Fausto Durante, che a dispetto di quel che si dice che è della CGIL Sardegna, però lui è pugliese, ma insomma non ha molto gusto neanche la Sardegna, devo dire. Lui invece ha scritto Lavorare meno, vivere meglio per futura editrice, appunti sulla riduzione dell'orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia. A tavola, conversando con qualcuno, questo lavorare meno, vivere meglio, ricordava uno slogan degli anni 70, che era lavorare meno, lavorare tutti. Io faccio la pendolare tra Treviso e Venezia, davanti a Porto Marghera avevo questa scritta tutti i giorni davanti a me. Allora, si può lavorare meglio e vivere meglio? Sì, credo proprio di sì.
credo che sia un imperativo per la società e per il lavoro del terzo millennio. Se avessi potuto, ma non si poteva per ragioni editoriali, diciamo, il titolo del libro sarebbe stato lavorare meno, lavorare tutti, comunque diciamo, la casa editrice non ha permesso. In realtà l'obiettivo è proprio quello. Perché? Perché tutto ciò che sta avvenendo nel mondo del lavoro, di cui oggi si è parlato in termini estensivi, su cui non c'è bisogno di ritornare con dovizia di particolare, tutto ciò che sta avvenendo, dalla diffusione dei cellulari, delle app, della possibilità di fare con un personal computer, un iPad, un telefono, operazioni e attività lavorative che fino a qualche anno fa avrebbero avuto bisogno di avere un impiegato, un addetto che dall'altra parte di un tavolo, di una scrivania, svolgeva la pratica di cui io avevo bisogno. Parlo di un bonifico bancario, del pagamento di un bollettino di conto corrente, del rinnovare l'assicurazione dell'auto, del prendere un biglietto del treno, del prenotare una vacanza, del pagare le tasse. Oggi si fa tutto con un cellulare. Io vado ancora in agenzia. Sì, no, immagino, ma siccome noi, diciamo, parlo di me, noi vecchi arresi del Novecento stiamo pian piano lasciando il campo, diciamo, a nuove generazioni, quelli che sostituiscono i vecchi come me non ci vanno più in agenzia, vanno tutto con i loro cellulari. Se noi uniamo a questo fenomeno che sta investendo in modo particolare il lavoro, nei servizi, diciamo, nelle banche, nelle attività di consulenza, eccetera, lo uniamo a ciò che sta avvenendo nella manifattura, dove diffondersi di robotizzazione, automazione sempre più spinta dei processi industriali e diffusione di nuove macchine, di nuovi robot, che non si limitano solo a produrre più e meglio degli esseri umani, ma che avendo introiettato anche a causa della presenza del loro funzionamento di semiconduttori e microprocessori di nuova generazione, capaci di trasferire quantità di dati impossibili da pensare solo qualche anno fa, hanno una capacità produttiva e di pensiero, perché hanno introiettato il machine learning, l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, e tutto ciò, che ci piaccia o no, rende sempre più in calo la quota di lavoro umano necessario per produrre tutto ciò di cui il mondo ha bisogno. Il dato è questo, e non è scritto da nessuna parte che sia un dato negativo. Perché lo scopo delle tecnologie, lo scopo del progresso scientifico e tecnologico è quello di far lavorare meno le persone, di rendere il lavoro meno pesante, meno faticoso, meno insicuro, meno foriero di malattie, di infortuni, di accadimenti, diciamo, dal punto di vista sanitario negativi per le persone. E questo è esattamente ciò che è avvenuto in un secolo e mezzo da quando c'è stata la prima grande rivoluzione industriale. Ogni volta che viene stato nel processo produttivo un'innovazione, un miglioramento, basti pensare che cosa ha significato per chi lavorava nelle campagne. Non dover più dissodare a mano con un arato o con la zappa o inseguendo un animale, diciamo così, il terreno, ma poter utilizzare mezzo meccanico, una spalla, una presa, un trattore, o basti pensare a chi lavorava nelle fabbriche tessili di fine 800 in Gran Bretagna, che cosa ha significato passare da realizzare a mano tessuti, lenzuola, camicie, a poter utilizzare invece il telaio, e ci rendiamo conto del fatto che l'introduzione di queste nuove tecnologie ha migliorato la possibilità di lavorare meno e di farlo in condizioni migliori. E ogni volta, è stato per la prima meccanizzazione, per la seconda, per la rivoluzione tecnologica dell'informatica, lo è adesso, ogni volta che c'è stato questo processo di grande cambiamento nel modo di vivere e di lavorare, alle persone che lavorano sono sempre cambiate due cose. Si sono ridotti gli orari
essi sono aumentati tanto. Questo è sempre avvenuto, fino a questa rivoluzione, che è la prima nella storia dell'umanità in cui questo assioma non si sta realizzando. E non si sta realizzando perché nel frattempo è successo qualcosa, e quello che è successo è che si è rotto l'equilibrio tra lavoro, capitale e politica, quell'equilibrio che ha permesso per l'appunto ogni volta che c'era da redistribuire diciamo, le conseguenze positive delle innovazioni tecnologiche e del progresso scientifico, quell'equilibrio si è rotto. E oggi il rischio concreto è che le grandi innovazioni, l'aumento di produttività, la possibilità di produrre sempre di più, porti diciamo, vantaggi solo ed esclusivamente a una parte, ossia l'impresa, e rischia di trasformarsi in un incubo per il lavoratore. Ecco, siccome, come ci ha detto Federica, noi dobbiamo utilizzare diciamo, questa grande opportunità per governare il cambiamento, io penso che di fronte a questa grande rivoluzione che sta investendo il nostro modo di vivere e di lavorare, ritornare a prendere di petto la questione del controllo sugli orari e della riduzione e redistribuzione tra più persone del lavoro che diminuisce sempre meno come quantità necessaria, sia una delle cose che normalmente, naturalmente, un sindacalista dovrebbe considerare come strumento primario per governare il cambiamento della transizione. E del resto noi lo abbiamo sempre fatto, noi il movimento sindacale. Il sindacato nasce come entrambe le sponde dell'Atlantico, negli Stati Uniti come nella vecchia Europa, con l'obiettivo di ottenere le 8 ore di lavoro, perché alla fine dell'Ottocento in molti settori, che anche in Europa era uguale, si lavorava 12, 13, 15 ore. Io vengo dalla Puglia, di lì proprio per abbracciare agricolo nelle campagne di Cirighiola, raccontava nelle sue memorie che in Puglia, ma era uguale dappertutto, anche nelle campagne del Veneto, della Lombardia era così, si lavorava le sole assurde, dall'alba al tramonto, da sole a sole. E poi, voglio dire, per fortuna, le battaglie del movimento sindacale, le conquiste sociali, i contratti collettivi, gli avanzamenti anche dal punto di vista della legislazione, degli orientamenti della politica, hanno portato nel corso degli anni a ridurre via via gli orari di lavoro, a arrivare a una condizione per la quale è normale oggi considerare il lavoro come distribuito su 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Ma è una di quelle pratiche, di quelle attività sindacali che non dobbiamo mai considerare, come dire, ottenute e fermate lì una volta per tutte. Se il XX secolo è stato il secolo delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali, come quello prima era delle 12 ore e delle 60 settimanali, io non vedo nessuna ragione per la quale oggi il sindacato non si debba porre l'obiettivo di fare nel XXI secolo il secolo dei 4 giorni e delle 32 ore di lavoro a settimana. A meno che non pensiamo che la possibilità stessa di ritornare per il movimento sindacale a conquistare qualcosa e non solo a provare di limitare i danni e difendersi, se pensiamo che sia arrivato il momento, io penso che ci sia la possibilità di questo momento, di ritornare all'offensiva, di portare a casa qualche risultato per il lavoro, l'obiettivo dei 4 giorni e 32 ore a settimana, secondo me, è a portata di mano. Mi pare che sia chiaro, ma il benessere lavorativo interessa alle aziende? Il benessere lavorativo del lavoratore. Sì. Il benessere delle persone comincia a essere, per fortuna, anche al centro degli interessi delle imprese più illuminate, delle imprese condotte in una maniera tale da non far pensare che l'unico obiettivo dell'impresa è guadagnare e incrementare il valore delle azioni. Tanto è vero, lo dico per scuoterci un po' anche da un nostro torpore, da una nostra pigrizia, che abbiamo un po' accumulato nel corso degli anni, tanto è vero che ci sono molti esempi di accordi e di intese sulla riduzione dell'orario di lavoro stipulati in sede aziendale, in cui
diciamo così, l'input per fare i negoziati e stipulare i rapporti non è venuto tanto dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze dei lavoratori, quanto dalle istituzioni di manager che per fortuna diciamo, hanno una mentalità aperta e considerano l'interesse dei lavoratori molto importante. Perché? Ma insomma, guardate, io vorrei adesso fare svolgere le citazioni, ma insomma, nel 1926 Henry Ford, che tutti quanti consideriamo il prototipo diciamo, della catena di montaggio, del lavoro in linea e dell'ideazione di un meccanismo per estrarre dal lavoro umano e operare quanto più possibile. Ma nel 26 Henry Ford, senza che nessuno glielo chiedesse, portò l'orario di lavoro nelle 6 aziende di cui era proprietario negli Stati Uniti, dove si costruivano le automobili, portò l'orario di lavoro in quelle aziende da 6 a 5 giorni a settimana e scrisse che dopo qualche settimana di verifica si era, diciamo così, registrato che in 5 giorni lavorativi invece di 6 si produceva un numero maggiore di automobili rispetto a prima. E si produceva un numero maggiore di automobili perché chi andava al lavoro ci andava con una motivazione e con una contentezza diverse dal passato. Tanto è vero che questa stessa tesi, questa stessa opinione, fu ripresa in Italia da Giovanni Agnelli Senior, diciamo, bisnonno, sì, diciamo, il fondatore della Fiat, che pensò esattamente di proporre per gli stabilimenti italiani la medesima soluzione. E non è difficile capire che se un lavoratore, diciamo, supera quella situazione peculiare che abbiamo noi, soprattutto in Italia, per la quale quello che succede quando uno va al lavoro è che appena arriva già guarda l'orologio per vuole andarsene. Più arriva il momento del suono della sirena o dell'orologio che è, più vedi questi scatti sincronistiche. Ecco, io penso che se uno sta bene nel luogo di lavoro, non solo non guarda l'orologio, ma quando sta lì, lavora in condizioni di maggiore serenità e rende quindi molto di più. E del resto, a proposito di benessere, ci sono fiori di studi, no? Insomma, non le riflessioni di questo vecchio al mese del Novecento, ma sono fiori di studi che testimoniano come per esempio per una fascia di lavori, per una serie di categorie di lavori, l'incidenza degli infortuni e degli infortuni, spesso degli infortuni mortali, soprattutto nelle attività lavorative faticose, con ritmi ripetitivi e vincolanti, avviene nelle ultime 2 o 3 ore di vita. L'esperimento di portare l'orario di lavoro nel distretto svedese di Svartedal, adesso sono dalle parti di Göteborg, che fu fatto alla fine degli anni 90, nelle scuole e nei presidi ospedalieri e nei sanitari di quella regione, dimostrò che tagliando l'orario di lavoro degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, dei didegli e degli insegnanti, soprattutto degli assidi della scuola primaria, la qualità dell'assistenza offerta, la qualità dell'offerta didattica, la qualità del grado di soddisfazione della utenza e della clientela superava in modo assolutamente non paragonabile quella che si registrava nelle ultime 2 ore, oltre a un drammatico, positivamente drammatico calo di infortuni, di problemi, di intoppi sul ciclo produttivo. E le imprese, anche quelle manifatturiere, sanno perfettamente che cosa significa su una catena di montaggio quando un lavoratore che magari è alla sua 6ª, 7ª, 8ª ora non riesce più a tenere il passo con il ritmo della catena, si blocca. E bloccandosi tutto, anche se è un solo lavoratore che non sta bene, gli altri sono costretti a fermarsi, il flusso di prodotto che si blocca e quindi il risultato economico finale per l'azienda che ne risente negativo. Quindi guardate, ci sono 1000 ragioni, anche dal punto di vista aziendale, per considerare
utile e opportuno provare a scommettere sulla riduzione dell'orario di lavoro. Quando si fa, normalmente, questa è diciamo, una questione su cui convergono tutti gli studi, anche le opinioni diciamo, degli economisti di stampo liberista, che non sono tanto favorevoli diciamo, a questa ipotesi, laddove si fa. La riduzione dell'orario di lavoro comporta normalmente il verificarsi di 3 conseguenze positive. La prima è quella che ovviamente, perché anche questo è un ragionamento di cui diciamo, va tenuto conto, non ne risente mai in negativo la produttività delle imprese. Cioè, come abbiamo visto, ce lo diceva già 100 anni fa Henry Ford, la produttività o rimane inalterata o aumenta. Punto 2. Ovviamente cresce il benessere dei lavoratori, visto bene. Punto 3, cresce l'occupazione. E dentro questa crescita dell'occupazione, normalmente, chi ne beneficia sono le 2 categorie più deboli del mercato del lavoro, ossia le donne, per le quali come dire, questa opzione spesso, ce l'ha dimostrato l'esperienza delle 35 ore in Francia, significa la possibilità di riscattarsi da una condizione di part-time che normalmente è involontaria, subito quasi mai, diciamo volontariamente, e poi l'altra categoria che beneficia è la settimana. Allora, detto che il salario minimo dovremmo partire da lì, il lavoro dignitoso, questa idea delle 4 ore, delle 4 giornate che stavo tagliando troppo. Perché sono anche la 4 ora forse pomeridiana. Delle 4 giornate è sicuramente interessante, si parlava di Henry Ford, in Italia la fa Ferrari, però Ferrari. Ce ne sono diverse di imprese in Italia in cui diciamo, anche nei mesi scorsi si sono firmate importanti accordi aziendali che hanno il tema della riduzione dell'orario di lavoro tra gli obiettivi principali. Anche qualche gruppo bancario si sono fatte diciamo, a proposito delle 2 categorie che oggi meritoriamente hanno deciso di organizzare queste iniziative, che io ringrazio. E hanno fatto anche imprese manifatturiere per dire che la cosa si può fare. Si può fare, esattamente come prima diceva Laura Costa, si può fare. Si può essere genitori e si può lavorare 4 giorni a settimana. Allora io ringrazio la nostra Presidente Federica Cocchi di Attica Nazionale, ringrazio Fausto Durante, e invito per conclusioni Tiziana Cazzo, che è la segretaria generale della CGL del Veneto. Grazie. C'è molte cose da raccontarci. Il microfono qui lo lasciamo aperto, lo consegniamo direttamente. Io ho poche cose da raccontare, perché dopo una giornata così credo che se vado lunga poi uno può sviene. No, svenire no, siamo resistenti, dai, perché le cose sono interessanti. Io ricordo che c'è anche qualche copia del libro là in fondo, per chi fosse interessato, potete chiedere alla segreteria dei 2 libri, e c'è anche un bellissimo librettino che riguarda i congedi di tutti, abbiamo parlato di maternità, paternità, ma non dimentichiamo la 104 e tante altre situazioni. Iniziamo. Sì, allora io domani devo fare un intervento da 6 minuti, oggi ne andiamo. No, non è detto l'intervento, già mi stavo preoccupare. No, intervento pubblico, a microfono. I temi sono stati tanti, io ringrazio moltissimo dell'occasione. Grazie Maria Pia. Perché veramente sono quelle che sono attente alle altre cose, che sono le nostre, perché riguardano tutti. Perché sempre molto attenta, professionale, che insomma non basta e di questo conosciamo, ma anche ma insomma ci guardo bene, ecco, questo è importante. Altrimenti avrei detto che ero occupato. Esatto. E io ringrazio Cecilia e Claudio che hanno pensato a questa iniziativa perché è un percorso necessario per noi. Cecilia ne ha già fatti, no? Aveva provato con
la FILT, che è la nostra categoria dei trasporti, e quella degli ambientalisti, a interrogarsi sui temi invece che riguardano più gli appalti, no? E ha già un sacco di idee nuove, ma queste le affronteremo nei prossimi mesi. Però è chiaro che siccome sta cambiando tanto il mondo del lavoro, noi dobbiamo intanto parlarci tra di noi, perché sì, c'è la confederazione, sì, ma siamo molto impegnati nelle nostre categorie, siamo sempre anche molto presi, quindi provare a confrontarci e a capire appunto differenze, ma anche a capire come le singole storie di contrattazione hanno risposto a problemi simili. Secondo me è molto importante, poi avremo altri lavori da fare più strutturali rispetto al tema di, a fronte di un cambiamento così grande, ce lo siamo già detti per la verità nelle nostre decisioni, come ci organizziamo, che forse anche quello è stato molto bello per me sentire che sinceramente mi interrogate. Sì, questo sicuramente sì. Allora, un po' Fausto mi ha rubato 2 o 3 cose che volevo dire, ma le ripeto perché ci credo molto. Il tema delle trasformazioni, noi che stiamo vivendo 3, 4, perché poi c'è quella digitale che adesso sta diventando intelligenza artificiale. Tra l'altro sulla trasformazione digitale abbiamo fatto un grosso lavoro come CGIL nazionale. Credo che siamo un po' indietro sul tema dell'intelligenza artificiale, dobbiamo, perché è più veloce di noi, ci supera, sì, ci supera. C'è poi anche quella che ci interroga, per cui anche quella è una trasformazione che è grossa infatti, e quindi noi dobbiamo agire la contrattazione non per subire le trasformazioni, ma per ordinarle, un po' così, governarle, ma perché chiaramente il nostro tema è l'occupazione, la qualità dell'occupazione, come sanno i lavoratori. Appunto, vediamo delle prospettive anche molto positive, non vorremmo invece che una gestione sbagliata ci portasse ad avere danni. E su questo chiaramente noi chiediamo l'intervento della mano pubblica a partire dall'Europa, cioè noi chiediamo risorse per gestire queste transizioni, chiediamo strumenti, anche indirizzi con l'intelligenza artificiale, c'è anche tutto un tema di indirizzo etico, ma insomma non entriamo troppo nelle cose molto complesse che però ci portano a discutere, molto detto Federica. Allora, io guardo a quello che è il mio territorio e noto alcuni fenomeni, aziende molto avanti rispetto a questi fenomeni, anche da noi esperienze territoriali molto avanzate, l'università sta facendo un grosso lavoro, ci sono state anche delle scelte importanti fatte anche assieme a noi, si chiama Padova con il Contact Center, Competence Center, quindi delle cose si stanno facendo, però poi dall'altra parte, per la dimensione media che noi abbiamo un parco macchine, si parlava di robotizzazione, che è molto vecchio, 14 anni di media. Abbiamo un problema di copertura della infrastruttura che serve, che è di banda larga, ancora molto problematico. Quindi con la velocità di questa trasformazione, tanto che molte aziende fanno da sé, dico così, cioè rispetto a quello che possono essere le infrastrutture che servono. Quindi anche rispetto alla dimensione regionale ci sono delle cose che la nostra regione può fare. E ci sono delle cose che rispetto alle risorse che hanno a disposizione, penso in particolare ai fondi europei, la regione può fare e può indirizzare cose che finora non vediamo che rispetto appunto a quello che dicevo, alle grandi trasformazioni e alle grandi, anche ai grandi rischi che possono esserci per un'occupazione appunto frammentata, dispersa in una filiera molto lunga che è stata per anni la capacità di grande flessibilità che aveva il Veneto, di grande risposta immediata, adattamento, ma rischia di essere oggi, se non appunto anche aiutata, invece un limite. Quindi questo è uno degli aspetti su cui ci interveniamo.
In questo meccanismo Fausto per ultimo parlava della riduzione dell'orario del lavoro, che insomma, oltre ad essere stato uno dei temi del nostro congresso, io condivido molto. Qualche esperienza che nella nostra regione c'è stata, Ciottica, ma anche Ciottica e Ciottica, non so come dire, ma anche più piccole invece, no? Abbiamo provato a fare delle cose anche in aziende più piccole, con più fatica, quindi no? Anche dal punto di vista organizzativo, di contrattare l'organizzazione del lavoro, e qualcosa siamo riusciti a fare. E la contrattazione di secondo livello in qualche modo poi dovrebbe aiutare la contrattazione nazionale, è sempre stato così storicamente, a acquisire poi nei contratti collettivi nazionali quei risultati ottenuti. Saluto Luca, lo ringrazio. Roberto, io ti ho chiamato Luca tutta oggi, scusami. Ciao. Lui è un problema di tutte le persone in Italia, si sta riflettendo, scusami. Per cui sicuramente il tema di provare a sperimentare concretamente nella contrattazione questi aspetti è importante, e collegandomi alle tante cose che si dicono rispetto alle che abbiamo detto oggi veramente sono venute fuori tante cose, ed è stato parlato molto del lavoro agile. Io ho avuto anche la fortuna, la dico così, perché è stata intrecciata con un lavoro di un bando europeo che abbiamo fatto e che su questo tema, e nel 2019 ho sottoscritto l'accordo nel settore dell'artigianato per il lavoro agile nell'artigianato. Allora credo che abbiamo iniziato con 10 aziende. Un minuto dopo è arrivata la pandemia e moltissime. Chiaramente qua, e dopo lo dirò meglio, la polarizzazione esiste, determinate figure possono farlo, altre no. No, abbiamo il mondo strettamente manifatturiero che domani se comanderà una macchina potrà farlo qui da casa, per ora insomma è ancora dentro l'azienda. Così come no, abbiamo sicuramente il commercio online che ormai viaggia tutto, ma c'è sempre quello che costruisce il pacchetto e lo spedisce a casa anche rispetto al settore alimentare, per cui così come c'è la connessa per fortuna alla cassa oppure alle casse automatiche in cui c'è anche una levatanza un po', perché poi facciamo la fila per sapere come funziona. Iniziamo a fare fare una chiacchiera che senza tensione, no? Cioè in questo aspetto. Però appunto abbiamo provato a sperimentare, proviamo a sperimentare, e io credo che questa sia la strada. Chiaramente io lo guardo confederale, quindi oltre al lavoro devo guardare anche cosa questi processi producono da altri punti di vista. E quindi si parlava di aree interne, no? E come io posso lavorare, noi abbiamo un problema di desertificazione non solo degli sportelli bancari, e le aree interne abbiamo un problema della desertificazione degli uffici dell'INPS, abbiamo un problema di desertificazione della presenza della sanità, abbiamo un problema di desertificazione dei grandi servizi proprio pubblici che servono, quindi tra l'altro anche le scuole, sì, tra l'altro con un circuito molto negativo per cui ci stiamo spopolando in quelle aree, ma chi è che ci va a abitare se poi non c'è la scuola, non c'è l'ufficio, non c'è questo, non c'è l'altro. Chiaramente il tema dell'intelligenza artificiale, grande sfida, delle risposte le può dare sulla mobilità, quindi chiaramente non possiamo pensare di avere un servizio, no? Di pullman che viaggia a vuoto, che viaggia con poche persone, ma rispetto anche a delle sperimentazioni che si stanno facendo sulla necessità di si possa prenotare la chiamata, no, in qualche modo, sta chiamata, esatto, così come il tema della salute, di quali servizi servono, che tipo di aiuto può dare la telemedicina, se lo può dare o non lo può dare, però è chiaro che appunto lo sguardo di che impatto può avere l'intelligenza artificiale deve essere, per me, che ho questo ruolo, anche di alto tipo e anche un po' di stimolo rispetto alla pubblica amministrazione, che ha fatto sì un lavoro
rispetto alle loro strutture, ma ancora non sufficiente ad agevolare tutto questo percorso. L'altro aspetto che ho molto sentito, che lo citava per ultimo Federica, è quello della formazione come punto fondamentale, ed è così, è assolutamente così. E anche qua, come Regione, noi dobbiamo interrogarci. Abbiamo un numero di laureati più basso della media e abbiamo una difficoltà anche nella nostra contrattazione della formazione continua, dove risorse ce ne sono, perché molto spesso sono più dettate dall'esigenza dell'oggi e meno della programmazione futura, e questo è un limite forte anche dal punto di vista dell'impresa, di non guardare la prospettiva. Invece questo è un diritto su cui anche noi dobbiamo fare un lavoro culturale con le persone che rappresentiamo, perché ti dà la prospettiva reale del tuo lavoro domani, della tua prospettiva del lavoro migliore, magari con meno orario e più qualificato. E questo è un aspetto su cui noi stiamo tentando di ragionare con la Regione per mettere insieme i due filoni di programmazione europea, che sono quello del FESR e quello dell'FSE, che tra l'altro adesso sono anche insieme per quello che dice la Comunità Europea, per dire proviamo a utilizzare delle politiche di incentivazione per le imprese, per gli investimenti, che tengano insieme anche la riqualificazione dei lavoratori. Ma poi sta a noi, nelle singole aziende, nei singoli luoghi di lavoro, riuscire a contrattare anche questo aspetto, che per noi non è semplice. Lo diceva Cecilia bene, non è semplice, perché è faticoso e non sempre abbiamo tutte le competenze, così come non abbiamo quelle per contrattare il logaritmo, però abbiamo delle idee molto chiare su alcuni aspetti. Ultimo punto, sono male, no? Sì, niente. Allora, noi viviamo tutti questi fenomeni, ma allo stesso tempo viviamo ancora oggi in maniera molto forte la polarizzazione. Viviamo in magazzini meccanizzati, ma viviamo ancora il picking a mano, no? Quindi che caricano i pacchi sul camioncino di Amazon. Viviamo la grande tecnologia applicata alle imprese, ma poi viviamo una filiera che è fatta ancora di tanto lavoro manuale. Noi abbiamo comunque una realtà produttiva anche di, penso insomma, le filiere che riguardano la moda, che riguardano il vetro di Milano, quindi anche il lato artistico, che vedono ancora una forte manualità, il mobile, sì, esatto, il mobile, cioè, vedono ancora una grande parte e quindi abbiamo questa polarizzazione. E abbiamo anche la polarizzazione delle professioni, lo diremo nei prossimi giorni in una conferenza stampa, rispetto anche al tema dei salari. Abbiamo un turismo rispetto a un luogo in cui oggi siamo, che è appunto un luogo in cui si viene anche in vacanza, che però ancora non qualifica in maniera adeguata il lavoro, per cui se noi guardiamo i dati della nostra occupazione, dei flussi, ancora abbiamo tantissimi contratti a termine, abbiamo salari bassi, lo sono anche per le professioni che avete presentato, perché oggettivamente se penso al lavoro che fanno, la media è bassetta, cioè, quindi non è che stiamo... Quindi abbiamo questi fenomeni che continuano ad esserci, abbiamo gli appalti, su cui dovremmo poter discutere con la Regione che non ci dà l'incontro, perché là ancor più diciamo che si spinge sulla mera leva del costo del lavoro per appunto una competizione spesso non leale tra l'altro, ma anche che purtroppo mette a rischio, come diceva Fausto, la vita, la salute. Allora,
Questa discussione di oggi io la leggo alle iniziative della CGIL di questi giorni. Noi appunto stiamo correndo per raccogliere le firme sui 4 referendum e appunto i temi che sono dentro là potrebbero sembrare cose vecchie, no? Perché se parliamo di queste cose invece no, sono l'attualità, sono la vita delle persone che rappresentiamo, quindi teniamo insieme l'analisi, la discussione, la voglia di contrattare un cambiamento, con però anche il fatto che vorremmo una normativa che difenda effettivamente il lavoro, che cambi e che lo qualifichi, quindi non solo il nostro lavoro, ma anche una legge che rimetta di nuovo la persona al centro, per cui io vedo perfettamente in linea le iniziative che stiamo portando avanti in questi giorni. Abbiamo ancora insomma poco più di 2 settimane, 3 per raccogliere, 2 settimane e mezza, detto così, per raccogliere le firme cartacee, un po' di più per quello online. Insomma, chiedo a tutti noi di impegnarci in questo ultimo rush per dare un segnale forte diciamo, al paese. Noi proviamo a darlo al paese. Grazie Tiziana Bassi. Mi piace andare al cinema da dico della scuola, quella del film di Albanese di Virginia Raffaelli, non so se avete visto. È stata giusta. Non c'è più stato modo di difenderla. E invece, parlando di intelligenza artificiale e di utilità che vengono considerate banali e modeste, ma non lo sono, a proposito di cucina, di cuochi, ci sono delle cucine ormai così digitalizzate che devi avere un manuale per usarle, altrimenti vai a mangiare al ristorante, ti ordini una pizza e dai lavoro ai rider perché non ne esci, schiacci il bottone sbagliato e chissà cosa succede. Allora io ringrazio tutti voi, ringrazio chi è rimasto qui così attento, però insomma eravamo anche in quel posto, abbiamo fatto una giusta pausa, la passeggiata all'esterno e chiuderei con 3 cose, con 3 parole che ho sentito molto, giusta l'idea di sperimentare, che bisogna ascoltare, capire, adeguarsi a quello che succede, è impossibile anticiparlo, perché tutto accade in un modo molto travolgente. Certo, si può essere tanto visionari, però poi nella concretezza bisogna proprio capire quello che succede e poi davvero si può fare. Quindi diamoci da fare perché si può fare. Grazie a tutti, grazie a Tiziana, grazie a tutti.